Si devono accendere? Prova, sì, ci siamo. Buongiorno, buongiorno a tutte e tutti. Siete davvero tanti? Sarà una mattinata lunga e interessante, quindi direi che partiamo subito. Oggi, come potete immaginare, parleremo tanto di mare, mare che è la storia, che è l'identità di questa città, ma che anche inevitabilmente e giustamente il suo futuro. E dato che voi siete qui i rappresentanti della quota futuro che è da prendere ma che è anche da fare, oggi parliamo di mare declinato sul lavoro e quindi per questo questa sessione si chiama Barcolana Job. Lavoro e Blue Economy, quindi l'economia del blu, l'economia del mare, perché davanti il mare cambierà il mare, cambierà il nostro rapporto col mare, la tutela del mare, le opportunità del mare. Basta anche solo pensare al porto, a cosa significa il porto, a quanto c'è da fare sul porto, digitalizzazione, decarbonizzazione, elettrificazione, sono tutte cose che probabilmente dovrete fare anche voi con la formazione che presto sceglierete o che forse avete già scelto, con i lavori che farete. Nelle slide che vedremo successivamente parleremo anche del fatto che probabilmente farete lavori che oggi non esistono, che non potete nemmeno immaginare. Quindi partiamo subito con questa prima sessione che serve proprio a capire chi siamo, chi siete, come ci posizioniamo. E sono qui con Enrico Galiano, che è insegnante, scrittore, autore di Scuola di Felicità per Eterni Ripetenti, e con Alessandro Scalcon, che invece è un ricercatore SVG. Benvenuti. Con Alessandro partirei subito con i dati, quindi abbiamo una prima fotografia numerica di chi siete, quindi per voi è una specie di selfie in formato statistico, per capire come ci si rapporta, come vi rapportate con il futuro, con il lavoro, le opportunità del lavoro, con il mare e la Blue Economy. Quindi lascio subito la parola ad Alessandro per la presentazione. Grazie. Si sente? Grazie a tutti. Permettetemi innanzitutto di esprimere un po' di emozione nella misura in cui noi di ricerche ne facciamo tutti i giorni, però non così frequentemente capita di farle sui giovani. In realtà adesso, insomma, siete attenzionati, sono sempre di più, ma non sono ancora abbastanza e raramente, molto raramente ci capita di farlo di fronte a così tanti giovani e è un piacere, insomma, potervi restituire le opinioni che generosamente ci avete dato attraverso l'indagine che abbiamo condotto su di voi e non solo su di voi. Su di voi in pochi giorni siamo riusciti a raccogliere oltre 400 questionari che generano un vostro aggregato d'opinione che abbiamo posto a confronto con l'opinione dei vostri coetanei italiani e dell'Italia tutta, della popolazione. Adesso rivediamo un po' questi dati. Parliamo di futuro attraverso i temi del lavoro e della formazione dal vostro punto di vista e questo è una prima panoramica su cosa significa secondo voi oggi per un giovane lavorare in Italia. Tanti campanelli d'allarme in realtà, il quadro non è affatto roseo. Guardate ad esempio l'83% dei giovani italiani, un po' meno per voi siete in questo caso la freccetta azzurra, 76%, ma comunque un'elevata quota di giovani dice che le opportunità di carriera in Italia sono ridotte perché c'è tappo generazionale. Non si può salire perché sopra ci sono le generazioni più adulte che non lasciano spazio. E certo, stanno emergendo nuove opportunità, 68%, su questo dato siete in linea rispetto anche agli adulti, è un dato che cresce, da nostre indagini pregresse lo vediamo crescere e crescerà ancora, quindi insomma questo è positivo. Siete più degli adulti dubbiosi sul fatto che il lavoro oggi possa garantire una buona conciliazione rispetto alla vita, le esigenze di vita privata.
E 27% di voi, questo è un luogo comune, ci tenevo, è importante sottolinearlo, le opportunità ci sono, ma i giovani non hanno voglia di lavorare. Questa è un'affermazione che probabilmente avrete sentito spesso, rispetto alla quale il 47% degli adulti, 1 su 2, è d'accordo. Voi ovviamente vi dissociate da questo, però è un luogo comune ormai, insomma, dobbiamo da sfatare assolutamente se vogliamo aprire le porte al vostro futuro e a quello di tutti. Sinergia mondo istruzione e lavoro, 27%, vedete anche qui c'è un campanello d'allarme. Le aziende sanno valorizzare i giovani, anche qui 1 su 4 di voi crede che lo sappiano fare. Insomma, il panorama non è dei più rosei, c'è da lavorare, ma in che direzione lavorare? Nella direzione in cui, nella direzione attraverso la quale voi vedete il lavoro, cosa cercate voi nel lavoro, cosa gli chiedete, che vi dia passione, che vi restituisca mansioni appassionanti, che vi permetta di coinvolgervi in quello che fate, a seguire vita privata, che vi insegni continuamente cose nuove, che vi appaghi sul piano dei valori. Sono tutte dimensioni, vedete, personali prima che professionali. Quelle professionali vengono dopo: il posto fisso, lo stipendio, le prospettive di carriera. Questo è un capovolgimento di paradigma rispetto alle generazioni che vi hanno preceduto e che impone proprio una rivoluzione del mercato del lavoro. Deve essere ascoltata questa cosa. Le competenze chiave per voi per stare dentro il mercato del lavoro sono la capacità di prendere decisioni in un mondo sempre più complesso, frenetico, che richiede prontezza di riflessi, e a seguire sul podio digitali, competenze digitali informatiche e linguistiche, ormai di pari passo. Ora, per cercare di sbrogliare la matassa di questo complesso mercato del lavoro, abbiamo provato a fare un gioco della torre, no? Chi scende, chi sale, tra i percorsi tecnico-scientifici e quelli umanistici. Quanto gli uni e gli altri possono garantirvi alcune cose, e vediamo i risultati. Voi ci dite che credete che i percorsi tecnico-scientifici abilitino di più all'ingresso nel mercato del lavoro, più semplice attraverso quelli. Vi permettano di guadagnare di più, di crescere professionalmente, di fare carriera, di trovare un posto stabile. Siamo nella dimensione diciamo, del contenuto professionale più che personale. Abbiamo visto non essere l'unico vero tema per voi. La dimensione personale di allineamento valoriale con le vostre aspettative, le vostre passioni, in realtà non premia così tanto i percorsi tecnico-scientifici, che sono sì terra di opportunità, ma non vedete, insomma, ad esempio, fare un lavoro in linea con i propri interessi culturali o valori, trovare un lavoro che ci permetta di conciliare il nostro tempo libero, la vita privata, addirittura il saldo, la bilancia lì si sposta sui lavori umanistici. Insomma, lavori tecnico-scientifici, terra di opportunità lavorative, professionali, però forse non così, secondo la vostra percezione, in linea con un pagamento di vita personale, di crescita personale. Ora, se le opportunità lavorative, perlomeno quelle, stanno lì, ci siamo chiesti se voi ne riconoscete in Friuli Venezia Giulia rispetto a quei percorsi, ai percorsi tecnico-scientifici. Il dato ci dice che, insomma, uno su 2 di voi non vede grandissime opportunità di lavoro in ambito tecnico-scientifico in regione. Poi certo, se guardiamo al dato Italia, i dati sono sempre più alti, ma questa è un po' la sindrome dell'erba del vicino è sempre più verde. Quindi stiamo a quello che voi pensate della vostra regione. 49% e non di più vede opportunità in campo tecnico-scientifico. Il 69% di voi vede, lo riprendiamo, il tappo generazionale. Ci sono troppi, la mia generazione è troppo anziana, c'è poco spazio per i giovani. Questo mix di queste due cose, le poche opportunità percepite e la percezione di una forte presenza, di un forte tappo generazionale, ci porta al dato più allarmante che ci avete restituito, che riguarda il fatto che appena il 39% di voi dichiara di voler investire, fare all-in sulla propria regione per rimanere qui e lavorare qui, investire qui per il vostro futuro.
e di converso, insomma, un 61% di voi sta in qualche modo digerendo l'idea di andare altrove. Questo è un dato assolutamente allarmante, dobbiamo fare qualcosa per allineare il mercato del lavoro alle vostre esigenze. Ora, finora abbiamo visto la vostra percezione, quello che voi pensate siano le opportunità presenti in regione. Questi sono dati invece più oggettivi. Ce ne sono molti che smentiscono di fatto l'idea che in Friuli Venezia Giulia le opportunità in ambito tecnico-scientifico siano poche. Ce ne sono molte, ce lo dice ad esempio quella graduatoria, la vediamo, l'incidenza di start-up sul totale di nuove imprese nate al 2021, vede il Friuli Venezia Giulia al secondo posto. 2019-2020 arriva la pandemia, l'economia, per usare un eufemismo, scricchiola. E cosa fa il sistema, l'ecosistema regionale? Innova, immette nuove idee, più 18% di brevetti, nello stesso istante in cui l'economia rallenta. E tasso di disoccupazione giovanile più basso in generale in Friuli Venezia Giulia rispetto alla media italiana, ancora di più per chi si approccia a percorsi tecnico-scientifici. Badate bene, qui insomma siamo nel terreno delle opportunità, non dobbiamo tutti fare i percorsi STEM, non a tutti deve piacere la stessa cosa, ma le opportunità stanno qui e si vede. E siamo anche terzi per indice di innovazione regionale, che si compone di tanti indicatori che ci raccontano, alcuni vanno meglio, alcuni vanno peggio. Quelli che vanno meglio riguardano l'innovazione che passa all'interno delle imprese. Le PMI e le start-up presenti in regione sono fortemente innovative, comprano e vendono innovazione, la sviluppano. Siamo carenti sul piano delle competenze a livello personale. Ora, per chiudere, visto che questi giorni insomma, sono un po' anche un inno al mare, per chiudere questo panorama sulle opportunità di lavoro, un focus su quelle legate all'economia del mare, rispetto alle quali voi ci restituite un'impressione positiva. Ci sono delle ombre, però le percepite come utili alla società e al territorio, innovative, dinamiche, in continua evoluzione e proiettate al futuro, più dei ragazzi vostri coetanei che non abitano qui e non respirano il mare tutti i giorni. Allo stesso modo però, proprio perché il mare voi ce l'avete qui e la vostra percezione cambia in funzione di questo, dite anche, sì, però attenzione, sono professioni non molto rispettose nei confronti dell'ambiente e non molto in linea con i gusti dei giovani, quindi un po' un'immagine da lucidare. Ora, per tirare un po' le fila, di cosa avete bisogno per affrontare il futuro? Siamo sul piano della formazione, siete a scuola, cosa chiedete? Chiedete un percorso formativo più orientato all'ingresso nel mercato del lavoro. Denotate anche una certa, forse fragilità, insicurezza, insomma, quella dimensione propria di chi si farà scelta dopo scelta. Per ora il futuro e le scelte riferite al lavoro vi spaventano, vi portano a desiderare più fiducia e strumenti per acquisirla, più consapevolezza e trend sulle opportunità di mercato, il ruolo centrale di tutte le azioni di orientamento a tutti i livelli, ne chiedete di più. E alla scuola cosa chiedete? Alla scuola chiedete più spazio alla pratica, innanzitutto, il 70% di voi nettamente al primo posto, una scuola più esperienziale, mi verrebbe da dire, e degli insegnanti in grado di supportare questo nuovo, forse anche approccio didattico, magari attraverso l'utilizzo un po' una maggior padronanza delle nuove tecnologie, aggiornamento chiedete degli insegnanti. Prima
del fatto che debbano essere necessariamente più giovani. Non è necessariamente quello il tema. In generale, da qui, insomma, un approccio più job-oriented, la richiesta di strumenti per valutare anticipatamente le offerte del mercato del lavoro, riuscire a capirle, a coglierle appieno, per costruire delle scelte consapevoli e farlo attraverso l'esperienza, la pratica. Qui siamo e poi insomma chiudiamo, lasciamo spazio al dibattito. Abbiamo voluto immaginarci voi al colloquio di lavoro, di fronte a un HR che vi fa un colloquio e decide, dovete capirvi, decidere se proseguire assieme o meno. In che modo vorreste, vi abbiamo chiesto, che questo HR manager vi valutasse? Allora, è evidente, prima di tutto chiedete di essere valutati per il vostro approccio, torna il tema, la centralità della passione, dei valori, delle sensibilità personali che per voi fanno parte del lavoro. Il lavoro non è solo competenze, se lo è va bene, sono importanti. Abbiamo visto che quelle tecnico-scientifiche premiano oggettivamente di più in questo momento, ma valutate il mio approccio, valutate la persona che sono e valutate le competenze che già possiedo, quello che la scuola, il mio percorso di studio mi ha insegnato a fare, ciò che è pronto all'uso. Valutate tutto questo prima dei titoli. I voti di laurea, il voto di diploma, il titolo stampato sul diploma che ci dice che percorso avete scelto piuttosto che no. Le vostre esperienze pregresse, non chiedeteci esperienze, siamo giovani, fatecele fare. E quindi ecco questo, cioè in sintesi per chiudere, chiedete di essere assunti o di essere valutati per quello che oggi potete portare e che volete portare, che è in fin dei conti un approccio, una dimensione più umana, attenta al giusto equilibrio vita-lavoro, sensibile ai valori che quel lavoro veicola. Una dimensione più intima, personale, quella professionale si farà dopo. Ecco, questi sono un po' una panoramica delle opinioni che ci avete restituito. Adesso insomma vorrei lasciare la parola, poi eventualmente approfondiamo. Grazie. Ti faccio però una domanda flash, una mia curiosità, Alessandro. Come ti senti a raccontare i dati sui giovani da ricercatore ai giovani, quindi a presentarli a loro che sono i protagonisti di queste slide? Questa è una bella domanda. Ve lo dicevo all'inizio, è un'emozione particolare perché sentiamo in qualche modo di avere una responsabilità, che è quella di chi è più grande di voi e in qualche modo cerca di capire come siete e di raccontarvelo, ma noi non siamo voi, no? Cerchiamo di raccogliere alcuni elementi, insomma, per cui c'è questo senso di responsabilità e la troviamo anche ogni volta che capita una sfida molto affascinante, perché delle generazioni che vi hanno preceduto ormai sappiamo praticamente tutto. Voi siete il nuovo attorno al quale costruire il futuro e quindi è un uovo da capire bene, da prendere con le pinze prima di sbilanciarsi troppo. Insomma c'è da pensare, per cui ecco, responsabilità e bilancino, mi verrebbe da dire. E dicevi far partire il dibattito, e a questo punto coinvolgo te, Enrico. Tu sei insegnante, sei scrittore, in qualche modo sei un mediatore culturale fra i due mondi, quindi spieghi il mondo dei grandi ai ragazzi, il mondo dei ragazzi ai grandi, e il lavoro, secondo me, è una delle questioni su cui il tuo lavoro di mediazione
e più delicato, perché è una questione delicata. E quindi, per far partire il dibattito subito, colgo un tema della presentazione in modo molto diretto: i giovani hanno voglia di lavorare? E, ampliando la domanda in modo un pochino più serio, come è percepito il lavoro fra le persone giovani? È ancora, come era per le nostre generazioni, un destino, o stiamo andando verso una società in cui il lavoro sta slittando verso un altro ruolo nella vita delle persone? Ok, allora innanzitutto ciao, come state? Dai, fatemi sentire un ciao da ragazzi che sono qui e non sono a scuola, quindi se sono qui. Grazie a noi, ma in realtà siete qua, siete ancora di più a scuola per quello che sento e che credo. Mi hanno chiamato, io mi chiamo Enrico, faccio l'insegnante a un ordine di scuola che mi risulta, guardandovi in faccia un attimo, non è il vostro. Io insegno alle scuole medie, quella bellissima fase della vita, no? Ve la ricordate? Prima, meravigliosa, vero? Prima in mezzo lì nel sondaggio, no? Una delle cose che venivano più chieste, vedevo, era anche fare più lezioni fuori dalla classe, all'aria aperta, no? Ecco, io sono quel tipo di insegnante che, appunto, insegnando alle medie, sapete, è la fase in cui gli odori cominciano un po' a... E li porto sempre fuori, anche a febbraio proprio, perché pensano che sia perché sono alternativo, ma non è proprio così. Mi hanno chiamato qua proprio perché, oltre a insegnare, scrivo romanzi, qualche libro così, e mi capita di incontrare molto spesso ragazzi della vostra età, e quindi forse credo di poter dire qualcosa, ma se siete qua vi pregherei, se avete piacere, voglia, anche coraggio, perché ce ne vuole a parlare davanti a 500 compagni, di dire anche la vostra. C'è perfino un microfono libero, quindi se qualcuno vuole anche contraddire, contestare quello che dirò, mi va benissimo. La tua domanda è: come vedono, hanno voglia di lavorare? Sì, tanta. Siamo noi che non abbiamo voglia di farvi lavorare, è diversa la cosa. Io ultimamente, sapete che TikTok c'ha sto algoritmo malefico, diabolico, che ti mette i video che ti piacciono e riesce a capire i video che, non so, ti legge nel pensiero. E allora ho iniziato a guardare questi video di ragazzi di 20 anni che raccontano le loro esperienze nei colloqui di lavoro. E mi fa morire, è una droga, non riesco a staccarmi. Perché senti di quelle storie che Dario Argento, Stephen King, cioè storie dell'orrore. L'ultima che ho sentito, sta ragazza che voleva fare la stagione a Riccione o a Rimini, e il datore di lavoro si presenta dicendo: questo è un 3 stelle, ma io voglio che ci sia un servizio tipo 5 stelle. E dice tutte le cose che doveva fare per contratto, sì, chiamiamolo contratto, lavorare 12-14 ore, pausa di 20 minuti, con il buono pasto di 3 euro da consumare in quei 20 minuti, e più flessibilità naturalmente, perché essendo un albergo anche lavoro notturno e un sacco di altre condizioni. Ma questo è lavoro? Sta roba qua è lavorare? E mi fanno ridere poi quei personaggi televisivi che ogni tanto se ne escono fuori dicendo: però io a 15 anni, a 18 anni ho fatto la gavetta, io l'ho fatta la gavetta, quindi anche loro... No tesoro, non è che hai fatto la gavetta, sei stato schiavizzato, e giustamente sti ragazzi dicono basta. Hanno raggiunto una consapevolezza, ma grazie al cielo che protestano e dicono no. E non è perché non hanno voglia di lavorare, hanno voglia di un lavoro dignitoso, che sia secondo le regole soprattutto, e non con le regole fatte così perché devi fare la gavetta, che ci sta per tutti. Ma io non ho quasi mai conosciuto ragazzi nella mia esperienza che non volevano fare la gavetta, che erano spaventati dalla gavetta, ma per un senso, per un motivo. Ecco una cosa che posso dire forse. Oggi lo stipendio, il mero stipendio, non è più l'unico motivo che conta. Giusto? Sbagliato? Riflettiamoci un secondo. Per la mia generazione forse dire portare a casa 1.200 euro o 1.200.000 lire, come era quando io facevo queste cose, era un motivo di dire: oggi forse anche no, nel senso, permettimi attraverso il lavoro anche di dare il mio contributo, cioè permettimi di fare delle scelte, permettimi di essere protagonista, ecco, nel mio lavoro, non solo un esecutore di compiti. E questa cosa che mi fa anche molto arrabbiare, perché la scuola è la prima colpevole in questo.
E io sono uno che c'è dentro, quindi lo dico con grande senso di autocritica. Chi sono i bravi a scuola? Gli esecutori di compiti, quelli che fanno quello che dice l'insegnante e che se solo provano a fare una cosa diversa, se solo provano a esprimere un pensiero diverso, subito diventano i disturbatori, diventano quelli menefreghisti, diventano quelli che non hanno voglia di fare. È da lì che si comincia. Il problema nasce da qui, da una forma di pensiero che non accetta. Forse non so se è un difetto solo italiano, vorrei avere un'esperienza maggiore per dire se succede la stessa cosa anche all'estero, la difficoltà di accogliere il cambiamento che siete, ecco. E in questo momento storico, 2022, voi siete tanto il cambiamento, ce lo state urlando in tutti i modi, ma noi ancora lì che non vi sentiamo. Le ultime elezioni lo dicono chiaramente. Quanto si è parlato, per esempio, di ambiente alle ultime elezioni? Zero? Poco, 0, qualcosa, molto poco. E in ogni caso chi è che ha vinto alle ultime elezioni? Non certo quella parte che ha messo l'ambiente fra le proprie priorità, anzi che l'ha messo proprio là sotto in fondo. E questo è un messaggio che vi sta arrivando, purtroppo, da parte del Paese, che dice: le istanze di quelli più giovani a noi per adesso non interessano. Noi pensiamo ad altro, pensiamo a cose più importanti, alle pensioni pensiamo, perché sono più importanti quelle in questo momento. Questo dice probabilmente il Paese a voi ed è giusto quindi che voi vi arrabbiate. Mi piace che vi stiate arrabbiando, che vi stiate facendo sentire, che cominciate a dire dei bei no. Non ci sto. Mi vuoi far lavorare 12 ore a 500 euro al mese? No. E non è un no che piove perché siete viziati, è un no perché siete consapevoli. Questo io sento e di questo vi sono anche grato da un certo punto di vista, perché la mia generazione non è stata così coraggiosa. Non l'ho sentita, io non mi sono sentito così. Io ho detto tanti sì, dove avrei forse voluto e potuto dire anche io dei no. Grazie. Guarda, innanzitutto avrei davvero voluto avere un insegnante come te alle medie, mi sarebbe davvero piaciuto. Non si può tornare indietro, ma ti tanti ora. Raffreddori sempre in giardino. Ti ho qui e quindi ti chiedo anche un po' di cose di senso pratico. Quindi il mondo del lavoro è in arrivo per loro, sono in arrivo le scelte per il mondo del lavoro. Per esempio, dicevamo materie umanistiche, materie STEM, tu vieni dal mondo umanistico. Qual è un buon metodo per fare questa scelta, per prendere questa decisione nel caso, per esempio, loro non l'abbiano ancora presa? Ottima domanda, è la domanda delle domande questa, naturalmente, perché la scelta del proprio futuro è un nodo di quelli veramente insolvibili. Considerate che, e lo dico con grande tranquillità, è una farsa l'idea che si debba scegliere il proprio futuro, soprattutto oggi, dove lo citavi tu, il fatto che i lavori fra 10 anni saranno completamente diversi. Quando io ho fatto la maturità, anno 1996, io ero convinto che il mondo di fuori sarebbe stato uguale a quello di quando io ero entrato a scuola, ma voi quando uscirete dall'università, dalle superiori, anche solo fra un anno, chissà quanti mestieri nuovi ci saranno. Da un lato è una sfortuna perché non hai coordinate, no? Non sai dove muoverti, non sai dove andare. Dall'altro è una fortuna perché è sempre un inizio, è sempre una possibilità di ripartire da zero. È tanto una fortuna questa. Lo so che non mi credete perché il futuro probabilmente vi spaventa e non poco, ma il fatto di poter sempre ricominciare è, soprattutto per voi che avete un'età in cui lo potete fare più agevolmente, è una spinta maggiore. La cosa che mi sento di dirvi è di non fare l'errore che ho fatto io. Cioè scegliere non sulla base delle mie reali inclinazioni. Infatti io ho fatto lo scientifico e infatti ho 5 anni di inferno perché materie scientifiche, matematica e fisica era un disastro totale, laddove invece storia, filosofia, italiano, arte ero fra i migliori, ed è quello che mi salvava poi alla fine dell'anno, perché all'epoca si equilibrava ancora, no? Ti abbassavano i voti di qua, te li alzavano di là, e allora alla fine era tutto 6, però in realtà era così, va bene? Quindi non fate l'errore di fare la scelta sulla base delle opportunità lavorative. Ecco, questo è pericolosissimo,
Primo perché, di nuovo, non sapete quali reali opportunità lavorative ci saranno fra 2 anni fa, lo sapeva, qualcuno si immaginava che un grande business sarebbe stato nelle call, nelle videochiamate, Zoom, StreamYard, quella roba lì? Nessuno se lo sarebbe mai immaginato che un intero mondo si sarebbe spalancato da lì. Per fare solo uno dei tantissimi esempi, ma i lavori che stanno nascendo sono infiniti, le start-up di quelli che ti mettono in coda al posto tuo. E fanno i milioni fanno questi. Ho società che mandano in coda una persona al posto tuo, tu quindi vai 2 o 3 ore a fare quello che devi fare, ti chiamano, guarda che tocca il tuo turno, arrivi lì e prendi il tuo posto nella coda e grazie a questo sistema hanno guadagnato, hanno fatto un business pazzesco. Ma sono esempi così per sorridere, che però vi dimostrano appunto che fare la scelta sulla base dell'opportunità, lavorerò lì, farò questo, è molto pericoloso. Vedete, si parlava di orientamento, siamo vicini al mare, orientarsi. Noi siamo abituati a pensare a orientamento come una parola di movimento, vero? L'orienteering. Devo trovare la... In realtà in greco e in latino orientare significa posizionare un tempio verso oriente, la porta, la faccia che guarda dove sorge il sole. Quindi più che una parola di spostarsi, andare... L'orientamento è una parola di stasi, cioè fermi, capisci chi sei prima, capisci dove sei, qual è il tuo posto nel mondo, che è una roba lunghissima da fare, ci vogliono un sacco, ma prima, quella è la cosa più importante, tu, quali sono le tue, avete citato le passioni, ma io mi spingerei un po' più su, le tue ossessioni, quali sono? A cos'è che non riesci a smettere di pensare, ragazzi, vi vedo sorridere in questo momento, su a cosa non riesci a smettere di pensare? L'altra cosa a cui non riesci a smettere di pensare, ok? E cos'è che vorresti sempre, che quando la fai ti senti proprio bene, no? Che senti che stai esprimendo te stesso. Quella è la strada, quello è l'orientamento. E da quella parte che dovete posizionare l'ingresso del tempio che siete, perché non so se lo sapete o se qualcuno ve l'ha detto, ma ciascuno di voi è questo tempio. Avete delle cose preziosissime là dentro, che aspettano solo di potersi liberare, di poter uscire. Una volta che avete trovato, ecco, qual è quel qualcosa che vi rende unici, Dante la chiamava la vostra natura, cioè quel qualcosa veramente che rende te, un essere diverso da qualsiasi altro. Una volta che riuscite più o meno a farvi un'idea di che cos'è, ecco, da lì potete muovervi, cominciare a spostarvi e andare a cercare il posto dove volete essere, dove volete stare. Grazie. Grazie. A questo punto, visto che ti vedo caldo, istruzioni... Ti vedo caldo. Sì, caldo e carico. Bevo. Istruzioni per il futuro, per non avere paura. Su come non avere paura, perché un'altra delle cose che dicevamo, forse l'hai detta anche tu poco fa, è la paura del futuro, che è una paura esistenziale, abbiamo le paure ambientali, ma abbiamo anche le nostre paure personali, come non averne o come farne buon uso nel caso. Guarda, la dribblo sta domanda, perché è impossibile a 18 anni non avere almeno un po' di paura di quello che sarà, soprattutto oggi che noi siamo qua in questo bel posto, là c'è il mare, però sappiamo cosa succede nel mondo, no? Come fai, se hai un minimo gli occhi aperti sul mondo, a non avere questa e tanta anche, no? E la dribblo appunto dicendo, rivolgendomi non tanto a voi che avete 18 anni, ma a noi, che siamo di una generazione più avanti, perché la paura è anche una cosa che si trasmette. E io in questi ultimi anni ho a che fare con una sorta di male pandemico, che non è la pandemia ma è l'ansia. Io ho a che fare continuamente con ragazzi ansiosissimi ed è un'ansia preoccupante e ho cercato un po' di studiarlo sto fenomeno, perché effettivamente non mi sembrava che io alla vostra età mi sembra veramente qualcosa di evidente e di spaventoso. E parlando con tante ragazze, con tanti ragazzi, una delle risposte che torna sempre fuori è che l'ansia non è qualcosa che nasce da loro, ma è come se arrivasse in realtà da fuori, è come se la paura, ecco, di non essere all'altezza delle aspettative, la paura di sbagliare, la paura di fallire. Una delle
L'anno scorso sentivo i miei ragazzi di terza che si offendevano in cortile e continuavano a dirsi fallito, fallito, fallito. E poi abbiamo fatto una lezione su sta roba e abbiamo visto che tutti i più grandi innovatori e imprenditori hanno tutti dei fallimenti immensi. Steve Jobs, quello della Virgin, come si chiama? Branson. Ecco, dei fallimenti assurdi alle loro spalle. Il fallimento è una parte essenziale del successo. Senza un fallimento da qualche parte non è proprio possibile ottenere qualcosa di davvero grande. Quindi questa paura di sbagliare, purtroppo, Ferdinando, io credo che gliela trasmettiamo molto noi, perché non li lasciamo fare. Non vi lasciamo... Lì vedevo una delle cose che chiedevate di più, che a scuola si faccia di più, non solo teoria, fare cose con le mani, cose pratiche che ti serviranno poi davvero nel mondo di fuori, nel mondo del lavoro. E purtroppo tutta questa parte noi ce la dimentichiamo. Credo che questo nasca purtroppo forse da una scarsa fiducia che dimostriamo di avere nei nostri confronti. Ecco, quindi io mi rivolgo più che a voi, perché togliervi le paure non è tanto facile, ma agli adulti. Forse se gli adulti dimostrassero a voi un po' più di fiducia, se vi lasciassero anche sbagliare, lasciarvi sbagliare un po', come vostro sacrosanto diritto a 18 anni fare anche delle cazzate, è giusto che le facciate, come le abbiamo fatte noi. Se vi lasciassimo sbagliare un po' di più, forse acquisireste più fiducia in voi stessi e capireste che il fallimento è in realtà alla fine un gran colpo di fortuna. Grazie. Alessandro, ti avvertivo qui alle mie spalle come la quota non umanista, visto che qui mi sa che siamo entrambi dal lato più umanistico, e quindi mi è venuta la curiosità. Tu quindi è una curiosità non da ricercatore ma da persona, tu come hai fatto la tua scelta, come hai fatto le tue scelte professionali, visto che magari proviamo a dare anche delle istruzioni pratiche per l'uso del futuro? Come hai preso le decisioni che ti hanno portato poi su questo palco a fare quello che fai? La verità è che non era un piano lineare prescritto che ho seguito con coerenza. Sono arrivato dove sono per tentativi ed errori, correggendo la rotta più volte. Ho fatto il liceo scientifico anch'io, ci sguazzavo mediamente bene, però poi dopo il liceo non ne volevo più sapere di studiare, sono stato bocciato un anno io e ho deciso di iniziare a lavorare. E poi invece lavoravo in una cooperativa, aiutavo le persone e poi invece mi è tornato a un certo punto il desiderio di approfondire delle conoscenze, acquisire delle competenze. Io ho iniziato un percorso che è partito dalla sociologia, è passato per l'antropologia, poi però non mi piaceva, allora sono tornato indietro e poi l'ultimo step è stato quello della sociologia per la ricerca sociale, con forti componenti di statistica che io non avevo mai trattato prima, insomma. Ero fermo alla matematica delle superiori. E quindi, ecco, così, una nebulosa. Sono qui perché ho avuto il coraggio, e non è stato facile, assolutamente, perché rimette in discussione tutto, crolla la terra sotto i piedi, è un tuffo nel vuoto, però ho avuto il coraggio di cambiare 2 volte, proprio di spostare l'asse, cambiare strada, e adesso va bene. Quindi sei umanista anche tu, in realtà ti facevo più uomo di numeri di quanto non sei. Io non riesco a prendere parte a questa cosa, sono un po' l'uno, un po' l'altro e forse nessuna delle due. Invece c'è un tema che hai citato poco fa, è un tema di cui si parlava ieri e secondo me è veramente importante nella visione del futuro che hanno loro, che abbiamo noi, che riguarda tutti, che è l'ambiente, che è la crisi climatica. C'è stato un dibattito ieri su questo, citavi quanto poco è stato citato alle elezioni 0, l'osservatorio di Pavia diceva 0,5% delle dichiarazioni dei leader politici su questo tema è stato in campagna elettorale, e quindi gli adulti, quota nella quale siamo anche noi, se ne stanno occupando ancora troppo poco. Tu come consigli di inserirlo nella visione del futuro, anche nella visione
lavorativa, perché no, del futuro, ma anche nella costruzione di sé, il fatto che siamo in un mondo che inevitabilmente fra 30 anni deve essere radicalmente diverso da quello che stiamo vivendo oggi. Allora, ti racconto questa, parliamo del 2018, pre-Covid, ogni volta che citi il periodo pre-Covid sembra sempre la preistoria, vero? Ed erano i primi giorni in cui una ragazzina svedese si sedeva per terra fuori dal Parlamento, no? Svedese, per fare degli scioperi per il clima, scioperi per il clima. E così mi chiamavano già in giro, insomma, un po' per le scuole a parlare. Quel giorno c'era un convegno, una cosa sul futuro, si parlava di futuro. Ed eravamo naturalmente, come sempre succede, no? Eravamo lì 3-4 di noi e a un certo punto, faccio vedere 2 oggetti adesso, questa e questa. Sul nostro tavolo c'erano solo queste bottigliette qua, no? E un ragazzino di 17 anni, wow, io non so veramente dove, io non avrei avuto il suo coraggio alla sua età, alza la sua manina così e ci dice che secondo lui eravamo un po' incoerenti, ha usato questa parola, incoerenti a parlare di futuro e intanto bevevamo dalle bottigliette di plastica. Io ho fatto così, bravo, grande, perché se lo meritava un applauso, perché aveva ragione lui. Da più o meno quel periodo lì hanno cominciato nelle nostre classi a scuola, ogni tanto se tu sei lì che giri per i banchi e spieghi e senti un rumore tipo crollo di palazzina, perché quando cade una di queste per terra fa un casino allucinante, si sposta, c'è il registratore del sismico che sente una piccola, fa un rumore veramente forte. E giustamente l'obiezione, no, giustamente, tra virgolette, che viene fatta ai ragazzi che improvvisamente tutti, no, con queste bottigliette, ma cosa pensi di fare? Pensi di cambiare qualcosa, a mettere l'acqua dentro la bottiglietta? Pensi che abbia un effetto reale sul clima? Scherniti, no? Presi in giro per questo. Risposta, ovviamente no. Non è che se io inizio a bere per tutta la vita anche, solo dalla bottiglietta, dalla mia borraccia di ferro qua, do un reale cambiamento al pianeta, giusto? Siamo d'accordo, credo, su questo. E anche se siamo tutti noi 500 qua dentro a farlo, non cambia assolutamente nulla a livello globale. Ma 2 cose cambiano. La prima è il numero, perché finché è 500 non cambia. Quando sono 1000 comincia a cambiare di uno 0,00, eccetera, eccetera. Ma soprattutto il grande cambiamento è qui. E qui decidere di bere solo da qua e di dire a un quarantenne come me è incoerente che tu beva dalla bottiglietta e parli di futuro, è un cambiamento qua dentro che purtroppo quelli della mia generazione e quelli più vecchi di me ancora non hanno pensato di fare, ancora credono che il tema del clima sia come l'ora di educazione civica alla settimana, quell'oretta lì che fai, ne parli giusto perché si deve, dai quel contributo lì, quel pezzettino, ma proprio come l'educazione civica va fatta in tutte le ore. Anche durante matematica si fa educazione civica, anche durante scienze motorie. Tutta la settimana è educazione civica. Entrare dentro la mentalità che tutto quello che fai deve essere una spinta verso la risoluzione di un problema che probabilmente a me sta toccando solo di striscio, ma che la vostra generazione sentirà come un qualcosa di epocale, vero? E c'è quel film, o meglio quel documentario, quello spettacolo teatrale, non so se l'avete mai visto. Fra pochi giorni ricorre il 49esimo anniversario della strage del Vajont. E il prossimo anno saranno 50 anni dalla strage del Vajont. Io abito a Pordenone, che è a un'ora di strada da quella diga, va bene? È proprio qua, è Friuli, un pezzo è Friuli, un pezzo è Veneto, oltre la diga è Veneto, di qua è Friuli. E c'è guardatelo quel documentario di Marco Paolini, cioè fatelo per voi, è qualcosa di incredibile, uno spettacolo bellissimo, ma di tutta quella storia che è un'epica come l'Ilia dell'Odissea, c'è un dettaglio che secondo me ci parla, e cioè che i 2 progettisti principali della diga si chiamavano Giorgio Dal Piaz e Carlo Semenza, morirono prima della strage. Loro
E sta cosa mi fa impazzire, mi fa anche rabbia. Loro non hanno mai visto la conseguenza di quello che hanno fatto. Qui, anche in questa stanza, e comunque là fuori, è pieno di persone che non vedranno mai la conseguenza di quello che stanno facendo, di questa ora di educazione civica che stanno buttando lì tanto per. Perché naturalmente per il decorso biologico ce ne andremo prima, ma c'è un mucchio di gente al di là della diga, quelle persone sono ragazzi come voi. Ecco, non mi ricordo più la domanda che mi hai fatto, Ferdinando. Aiutami a ricordarla, Però così no, ti rispondo. vedo che stai rispondendo già alla grande, perché loro sono le persone al di là della diga. La domanda era come inserire il fatto che siamo in una crisi climatica e che il mondo dovrà cambiare nella propria progettazione del futuro. Ecco, allora forse in qualche modo ero riuscito a Sì. rispondere anche senza essermene reso conto, trasformando quell'ora di educazione, quell'ora di ambiente in realtà nella quotidianità, ma il problema è che loro già lo fanno, sai? Loro ci sono già dentro e siamo noi che dobbiamo un attimo crescere, farci educare a volte da loro proprio a tutto questo, quindi forse un po' più di umiltà da parte nostra, un po' più di silenzio anche, lasciarli parlare, lasciarci che ci raccontino, perché sono molto informati anche, sanno molte più cose di me. E quindi lasciarli ecco, un po' di più, prendere il joystick, prendere il volante, prendere la guida, perché forse gli unici che possono davvero risolvere il problema sono proprio loro. Non per darvi troppe responsabilità. No, assolutamente, parlando di ansia proprio, zero. No, confermo che stavi andando nella direzione della risposta e già quando hai mostrato la bottiglia di plastica ho capito che c'eravamo. Io direi che stiamo andando verso la chiusura. Ti faccio un'ultima domanda che parte dal tuo libro, Scuola di felicità. Cosa hai da dirci o da insegnarci, visto che si parla di scuola, sulla felicità, che mi sembra comunque il tema chiave, un tema che ci siamo un po' persi per la via perché veniamo da anni complicati e per voi che ci ascoltate sono stati molto più complicati che per noi. E quindi cosa possiamo dire a queste ragazze e a questi ragazzi sulla felicità? Beh, io volevo raccontare una dinamica che ci sono dei colleghi qua, perché vi vedo lì in mezzo, che tutti i miei colleghi conoscono, e cioè che insegnare in realtà è un lavoro che non c'è se non c'è prima un imparare. Cioè in realtà non è proprio possibile insegnare qualcosa se non sei prima tu disposto a imparare qualcosa, ma proprio da loro. E io parlo di ragazzini di 11 anni, 12 anni, 13 anni, o a volte anche bambini più piccoli o più grandi, insomma personcine da cui non ti aspetteresti mai delle lezioni di vita, e invece nel mio lavoro quotidianamente ne ricevo anche di cose belle, grosse, importanti, come sta ragazzina. Visto che mi hai fatto la domanda sulla felicità, c'è nel libro anche una piccola lezione sulla felicità, la ragazzina che se ne esce fuori, domandina, prof, e tu ti aspetti tipo, sai, la domanda banalissima, non so, era una cosa sui miei libri, no? Quindi da dove è venuta l'idea del libro, no? Invece no. Secondo lei, mi fa, la felicità è un suono o un rumore? 13 anni, come rispondi a una domanda così? La felicità è mica semplice, vero? La felicità è un suono o un rumore? Tu sei portato a pensare, no? A pensarla come un suono, vero? Sei portato a pensarla come una cosa armoniosa, qualcosa che ti coccola, ti accompagna. E invece lei mi ha fatto notare questa cosa, che c'è una differenza fra suono e rumore, 13 anni, nelle onde sonore, perché l'onda del suono è così, regolare, è monotona, ripetitiva, è sempre quella. Invece l'onda del rumore fa così, su, giù, grandi sbalzi, no? Un rumore, un martello che sbatte contro il muro, crea un'onda sonora che fa così, un violoncello fa così, è un suono molto più morbido. E lei mi ha detto, secondo me la felicità è un rumore che all'inizio ti dà fastidio, perché è qualcosa che ti disturba, ti vuole distogliere da quello che... Non l'ha detto così bene, l'ha detto in parole molto confuse, ma io poi l'ho tradotto, quello che stava cercando di dirmi in questo modo. E all'inizio ti sembra un rumore, mi fa, però poi dopo un po' di tempo, passano magari anche anni, secondo me ti accorgi che quel rumore era musica. Ecco, quindi sulla scuola della felicità forse ho solo questa lezione, che non è neanche mia, ve la riporto, fatta da una ragazzina della Calabria attraverso una videoconferenza con la sua scuola, dove mi ha detto, la felicità vi sembrerà all'inizio un rumore, qualcosa di fastidioso, ma se
l'ascolti bene, se le dai spazio dentro di te, vedrai che prima o poi diventa musica. Devo dire che sono molto colpito da felicità, rumore, suono. A 40 Te lo anni ho faccio imparato mandare davvero il una libro cosa. se vuoi. Sì, sì. No, lo andrò a comprare perché davvero questa è una cosa bella. E a questo punto, ultimissimissima domanda, visto che abbiamo ancora 5 minuti, sempre per te. Abbiamo visto i Sì, ma dati non monopolizzarmi poi. Cioè... No, rispondo volentieri. Completiamo i dati di Alessandro e di SVG, monopolizzandoti, dicendo cosa non c'era in quei dati. Quindi questa è una domanda che faccio proprio di mia personale curiosità per me. Cos'è che ancora non vediamo di questa generazione? Bella. Secondo voi cos'è che non vediamo di voi? Me l'asciugo rigirandovela. Il microfono è qua nel caso. Sì, lo so. Sì, dimmi. Mentre parli io ripeto che così sentono tutti. Lui dice, come ti chiami? Abdul dice, non si può paragonare la generazione precedente con la nostra, ok? Perché la generazione precedente non aveva gli strumenti che abbiamo noi, che li usiamo tutti i giorni, motivo per cui devi stare lì, vero, 2 ore a spiegare ai tuoi come si usano le applicazioni, giusto? Ok? Ammazza Abdul, quanti anni hai? Adesso ripeto quello che ha detto. 17. Lui dice che a noi ci vedono come strani, le generazioni più vecchie, grazie per quel vecchie, ci vedono più strani e ci fanno sentire quindi che non siamo capiti per questo, perché in realtà noi usiamo gli strumenti che abbiamo e cerchiamo di fare quello che possiamo con quello che abbiamo. Era questo che intendevi e che secondo te non usciva fuori, e ti do ragione, è vero, c'è la tendenza anche da parte mia, e probabilmente l'avrò fatto anche oggi non volendo, di paragonare la mia giovinezza con la vostra, quando sono imparagonabili, perché nel 96 non c'erano manco i cellulari, cioè nel 96 sì c'erano, ma tu ce l'avevi? C'era Snake sul cellulare, Il mio primo, non c'era niente. Il primo cellulare l'ho avuto nel 98, quindi, ed era una cabina telefonica poi, era una roba. Dimmi Abdul. Bellissimo questo. Ma chi sei? Guarda, la tua prof? No, sì, stavo suggerendo di venire a dire queste cose al microfono perché sono talmente profonde effettivamente. Grande Abdul. Bravo. Ah, c'erano degli scalini forse qua. A proposito di ansia, no? Mi sentite? Quindi io dicevo che adesso tante volte molti adulti dicono che noi stiamo troppo sui telefoni o perdiamo il tempo passando il tempo in quel modo. A sua volta ci sono professori a scuola che adesso iniziano già a farsi delle nuove idee e cercano di vedere il futuro, ma questo non capita in tante scuole. Ci sono quelle scuole che hanno metodologie molto vecchie, e secondo me è sia giusto che sbagliato. Ci sono quelli che sono troppo indietro, ci sono quelli che sono troppo avanti. Secondo me avere una via di mezzo è la cosa migliore. Sì. Tu adesso citavi
lui che faceva la foto a voi, no? E dicevi, cos'è che dicevi? Che lui se la fa adesso, alla veneranda età di non, insomma, Tantissimi 40 anni. ecco, mentre voi siete nati con questi strumenti qua. Sì, ci siamo nati e adesso ogni tanto forse anche li usiamo troppo, però noi li stiamo usando come adesso voi li state usando e voi adesso magari lo utilizzate su una filosofia che avete avuto in base a quando siete nati. Magari un signore vecchio lo utilizza con la filosofia di solo usarlo come strumento per chiamare. Noi lo usiamo con una filosofia sul aiutarci e facilitarci su tutta la nostra vita quasi. E voi Vero. forse vi siete anche facilitati la vita con altri strumenti. Sì, vero, vero, giusto. Non ho niente da aggiungere. No, Cioè, nemmeno proprio io, solo... Abdul. Cosa studi, Abdul? Cosa studi? Io studio al liceo artistico Umberto Nordio. Poi una cosa a cui che ascoltavo che mi è interessata molto di più era prima che tu dicevi che quando uno cerca un lavoro vuole esprimere la propria esperienza e questo è vero. Io in realtà quando dovevo scegliere la scuola in terza media ci hanno fatto fare tipo un test sulla scuola più adatta. A me era uscito artistico, a sua volta c'era lo scientifico e poi c'era ancora prima economia aziendale. Io prima seconda l'ho fatta al Carli, che si trova qua a Trieste, e ho fatto economia aziendale perché in realtà mia mamma mi diceva non andare a fare l'artistico perché lì dopo tu non riesci a farti un futuro. Lo sbaglio in realtà che io dopo sono riuscito a trovare, a capire, era che in realtà ciascuno di noi deve fare ciò che gli piace perché ti rende più facile la vita. Se tu non lo fai, arrivi alla fine della giornata che ti senti pesante e dopo, quando inizi magari l'anno scolastico come noi, tu ti senti un robot perché ti alzi alla mattina, vai a scuola, sai che dovevi fare quelle cose lì, finisci, fai le tue attività, studi, dopo la mattina di nuovo ti risvegli e questo lo fai per un anno e se non fai la scelta giusta quando devi, in realtà dopo ti sei rovinato 5 anni. Io quando ho avuto l'opportunità di cambiare scuola, cioè una volta che sono andato via di casa, perché adesso sono aiutato da una comunità e a sua volta anche dai compagni di classe che credo che siano, dopo il direttore della comunità, coloro che mi fanno sentire a mio agio, perché una volta che io esco da lì mi sento bene, ecco. Vabbè. Perché mi trovo tra ragazzi brividi. della mia età che mi capiscono. Grazie. Ammazza. Abdul, grazie davvero per aver condiviso Grazie a la tua lei. esperienza perché hai davvero aggiunto qualcosa a questa conversazione che sarebbe stata molto più incompleta senza di te. Anzi, è un peccato che sia arrivato solo alla fine. Noi purtroppo il nostro tempo qui è finito, quindi io ringrazio Alessandro Scalcon di SVG, Grazie a voi. Enrico Galiano, ringrazio soprattutto Abdul per essere stato sul palco. E la mattinata prosegue parlando di futuro, di lavori del futuro con Gianni Fratte che salirà qui sul palco a raccontarci le opportunità del settore del mare, dall'industria alla ricerca al design. Gianni Fratte è responsabile servizi alle imprese della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, quindi lascio la parola a lui e grazie ancora. Dove preferisci, anche sul podio.
Buongiorno. Ops. Ragazzi, buongiorno. Mi sentite? Bene. Aspettiamo un minuto che poi così do inizio a questa mia presentazione. Volevo prendere spunto da quello che diceva Abdul prima, perché poi lui un po' rimproverava il fatto a chi ha qualche anno di più che non sono capiti, ma questo posso dire valeva anche per me, vale per tutti. Cioè io rimproveravo o venivo rimproverato dai miei genitori, dai miei nonni, tu non sai, tu non capisci. Io, come dire, va bene, mi dicono di aspettare 10 minuti? Ah, bene, bene, allora ci vediamo fra 10 minuti. No, perché è importante, va bene, allora ci vediamo fra 10 minuti. Fra 10 minuti tutti seduti.
Ragazzi, se vi accomodate, grazie. Bene, io inizio e quindi vi chiedo un po' di silenzio, così cercherò di occupare lo spazio che mi è stato dedicato senza annoiarvi, ecco, assolutamente. Parto dall'intervento di Abdul che ha fatto prima, perché un po' rivivevo quello che un po' tutti noi, ecco, di un'altra generazione abbiamo vissuto, cioè il rimprovero che noi davamo ai nostri genitori, ai nostri nonni, era la stessa cosa. Io ricordo, io vengo da un piccolo paese del Friuli, sono nato in un piccolo paese, però quello che diceva Abdul, noi siamo tecnologici, no? Siamo ragazzi tecnologici, cioè, assolutamente sì, non c'è dubbio su questo, ecco. Ma se io vi racconto la mia storia, io quando avevo la vostra età, anche di meno, la mia storia inizia in un paese di campagna, in una famiglia, diciamo, contadina del Friuli, per cui io la mattina, prima di andare alle scuole elementari e poi medie, portavo il latte in latteria alle 6 del mattino e ritiravo il siero per i maiali. Quindi questo per dire che la mia vita è stato un continuo cambiamento, cosa che oggi probabilmente voi vivrete nella vostra vita, un continuo cambiamento, forse molto più accelerato rispetto ai nostri tempi. Bene, questo per dirvi che poi questo discorso si aggancerà anche a quello che durante il mio intervento ci sarà sulle nuove professioni, su quello che aspetta, il futuro che ci aspetta, che per certi versi, diciamo, è ancora non così ben definito, a mio avviso, ecco. Allora, questa è la situazione, parliamo di lavoro, cioè di giovani che stanno studiando come voi, ma che terminati gli studi sicuramente si approcceranno al mondo del lavoro, e questa è la situazione della nostra regione in questo momento. Abbiamo una popolazione di 1.250.000 abitanti, 95.000 imprese, 512.000 persone occupate, che significa che quasi metà della popolazione è occupata alle dipendenze, poi ci sono i liberi professionisti, i pensionati, i ragazzi come voi, che chiaramente non sono ancora occupati, ma abbiamo questi 32.000 disoccupati in questo momento che sono alla ricerca di lavoro, quindi una situazione, direi, non dico positiva, ma sicuramente abbastanza positiva, che però ha dei suoi lati anche negativi, che sono questi. Abbiamo detto che il mondo del lavoro sta cambiando velocemente, la vita nostra è in continuo cambiamento, ecco. E nella nostra regione quello che registriamo è non manca il lavoro, nel senso che le aziende hanno in questo momento, direi nella situazione post-Covid, una forte accelerazione del mercato del lavoro, poi anche i dati ce lo confermano. Quello che le aziende hanno difficoltà nel reperimento delle figure, quindi mancano i lavoratori, non manca il lavoro, è un titolo un po' provocatorio ma è la verità. Tant'è che il 33% delle imprese della nostra regione, ma direi anche in Italia, non riescono a trovare le figure professionali di cui hanno bisogno, e questo è un problema di orientamento, un problema di formazione, è un problema di competenze.
lo vedremo poi. Chi sono io? Io sono responsabile di una struttura regionale che si chiama proprio Servizi alle Imprese, che ha il compito sostanzialmente di interfacciarsi col sistema produttivo. Io ho una squadra di persone giovani, dinamiche, che però, contrariamente a quello che siamo abituati a pensare, il sistema pubblico è un sistema, diciamo, statico, non così dinamico, lontano dalle persone e dalle aziende, inefficiente talvolta, ecco. Nell'immaginario collettivo c'è questa figura del sistema pubblico e anche di chi ci lavora nel sistema pubblico. Quello che noi abbiamo cercato da 4 anni a questa parte è di invertire questa tendenza ribaltando il concetto, cioè il servizio pubblico che si rivolge al territorio e va sul territorio. La mia struttura è una struttura che va nelle imprese, io vado nelle imprese quotidianamente, perché cerco di sfruttare, ecco, quelle che sono le opportunità che il servizio pubblico mette a disposizione a servizio delle imprese, in quello che sono, diciamo, le diverse dinamiche del mercato del lavoro, che sono tantissime. Questo è quello che facciamo noi. In pratica siamo l'interfaccia pubblico delle imprese nel momento in cui loro hanno esigenze occupazionali, come dicevo prima, aziende che cercano personale e possono rivolgersi alle nostre strutture e noi li aiutiamo rispetto ai lavoratori che sono alla ricerca di un posto di lavoro in quella che è l'incrocio fra la domanda di lavoro e l'offerta di lavoro. Lo facciamo anche attraverso tutta una serie di attività e di iniziative di cui magari avrete sentito parlare, i cosiddetti recruiting day, che sono giornate dedicate al reclutamento, proprio al contatto diretto fra la persona che cerca lavoro e l'azienda direttamente. Queste attività sono in forte espansione. Noi siamo oggi a Pordenone, stiamo tenendo un recruiting day per 6 aziende. A proposito di giovani, l'altro ieri abbiamo presentato un recruiting day che organizzeremo a Udine, riservato ai giovani proprio, con 4 importanti player, diciamo, di caratura nazionale se non internazionale, che sono McDonald's, Leroy Merlin, MediaWorld e fatemi pensare, sono 4, quindi Leroy Merlin, MediaWorld, McDonald's e Decathlon, ecco. Quindi aziende che si rivolgono ai giovani, hanno questo turnover interno dove anche i giovani e anche studenti, diciamo, universitari in questo caso, possono trovare anche dei sbocchi occupazionali periodici, ecco, rispetto a quello che magari è il loro percorso di studi. Vado con una carrellata veloce, quindi una struttura, la nostra dinamica, che si rivolge alle aziende attraverso visite aziendali. Qui ho portato dei numeri ma che non sono significativi per voi, ma per dire che il contatto col territorio lo abbiamo costruito, sviluppato, e le visite aziendali, quindi l'incontro diretto in azienda, per noi è un momento di confronto e di aiuto al sistema delle imprese. Lo facciamo anche attraverso dei percorsi di formazione, perché giustamente le aziende hanno bisogno di competenze che spesso non trovano sul mercato del lavoro, e quindi assieme alle aziende costruiamo percorsi di formazione strutturati che hanno una duplice aspetto positivo. Uno rivolto all'azienda. L'azienda, diciamo, si costruisce il percorso a misura, come un vestito, un proprio vestito, quello che gli serve, con le competenze che gli servono. Sul fronte il lavoratore sa che partecipando a questi percorsi formativi ha una prospettiva occupazionale assolutamente molto più interessante, perché c'è una esigenza, cioè l'azienda dice: io ho bisogno di queste competenze, quindi se le formo, se li aiuto a formare, ovviamente poi mi servono, e quindi l'inserimento lavorativo, non dico che è un'automaticità, ma è abbastanza importante, tant'è che noi abbiamo l'85% di
tasso di inserimento lavorativo delle persone che concludono i corsi all'interno delle aziende. E questi sono i recruiting day di cui vi ho parlato, che sono in continua evoluzione e espansione. Mi è stato chiesto di fare un'analisi sull'economia del mare, nel senso che oggi siamo qui in un evento collaterale alla Barcolana, però il sistema mare nella nostra regione è un sistema molto strutturato, c'è un cluster di riferimento che fa, diciamo, dove Fincantieri è il punto di riferimento, ma c'è tutto un indotto costituito da centinaia e centinaia di aziende che operano nel sistema della cantieristica navale, che è molto interessante nella nostra regione. Quindi mi è stato chiesto di fare una valutazione di quelle che sono le prospettive occupazionali di questo settore, diversamente da quello che si può immaginare. Costruire una nave significa lavorare dal punto di vista soprattutto meccanico, sicuramente tecnologico, ma anche meccanico. Bisogna costruire la nave è fatta da chi? Dai carpentieri, dai saldatori, dai tubisti, cioè figure diciamo molto particolari, però tutto il settore mare offre diverse altre occasioni di inserimento lavorativo. Tant'è che attraverso il cluster del mare è stata fatta un'indagine conoscitiva con 40 aziende del settore che operano nel settore e sono emersi alcuni dati che abbiamo intervistato circa 40 imprese, alcune che operano su tutto il territorio regionale, è stato fatto un campione ma abbastanza rappresentativo. Che cosa emerge? Emerge che queste aziende hanno nel breve periodo, entro un anno, esigenze occupazionali. Assolutamente sì, l'82% delle imprese vuole assumere delle persone. È emersa una domanda complessiva nell'arco di un anno di 456 lavoratori, di cui meno di 20 in sostituzione di persone che già presenti in azienda. E l'80% di queste imprese sono aziende strutturate, organizzate, che hanno più di 50 dipendenti. Ecco, questi sono i fabbisogni professionali per le aree, dove vedete sono elencate in termini di addetti. Produzione di beni e servizi significa sostanzialmente le figure di cui vi parlavo prima, cioè i tubisti, i carpentieri, i saldatori, quindi chi costruisce i pezzi della nave che poi noi vediamo bellissime nel cantiere di Monfalcone. Però come vedete ci sono molte figure che affiancano l'azienda in quelle che sono le attività. Vedete, non lo so, il marketing e la comunicazione, l'organizzazione aziendale, l'innovazione, la gestione dei sistemi di qualità, l'ambiente e la sicurezza, un tema assolutamente centrale, i sistemi informativi, anche la gestione finanziaria e amministrativa, il sistema degli acquisti. Quindi c'è tutto opportunità che sono diverse da quelle solitamente cui siamo tendenzialmente portati a pensare nella costruzione di una nave, nel sistema mare, nel sistema dell'economia del mare. Accanto a questo però, ecco, un elemento di cui già peraltro prima alcuni accenni sono stati fatti, sono le cosiddette competenze trasversali. Io partecipo personalmente a tantissimi interventi di reclutamento delle persone e affianco le aziende nei colloqui con le persone. E devo dire la verità che nell'ultimo anno in particolare è cambiato anche l'atteggiamento del colloquio di lavoro, dove il recruiter, chi rappresenta l'azienda, sì, cerca le competenze specifiche sui profili ricercati, ma cerca soprattutto questo, le competenze trasversali, quindi le cosiddette soft skill, che sono
diciamo, quelle cose che nei curriculum non si trovano scritte, ovviamente, no? Uno nel proprio curriculum scrive che cosa ha fatto nella propria vita, dal punto di vista dell'istruzione, dal punto di vista delle eventuali esperienze lavorative, non scrive come lui è in termini di saper lavorare in gruppo, in un contesto flessibile, il problem solving, il gestire i conflitti, l'autostima, l'essere proattivi, cioè queste cose in un curriculum non ci stanno, ma in un colloquio di lavoro, credetemi, e ve lo auguro, lo sperimenterete presto, nel senso che se vi approccerete al mondo del lavoro avrete questa opportunità di incontrare le aziende e avere dei colloqui di lavoro. Questo viene assolutamente, diciamo, è una necessità, ecco, è una necessità. Quindi competenze trasversali sono assolutamente importanti, su cui chiaramente entrano le caratteristiche di ciascuno di noi, di ciascuno di voi. Ognuno di voi ha determinate propensioni, determinate caratteristiche che anche nell'ambiente del lavoro possono essere utili alle aziende per inserirvi in certi contesti rispetto ad altri. Però questa parte è quella che secondo me è molto più interessante, su cui io mi sono sperimentato in un'attività di ricerca che è stata faticosa, devo dirvi la verità, ma l'ho fatto per cultura personale, non per lavoro, ma che mi è stata utile e oggi credo che sia uno spaccato interessante per voi. Ecco. Queste cose che vi presenterò ora sono frutto di indagini, di studi che sono stati elaborati in questi anni da importanti istituti di ricerca, poi li citerò anche, verranno citati, per capire dove andremo, cosa ci aspetta il futuro, quale futuro dal punto di vista lavorativo ci aspetta, anche in termini di professioni, di cambiamento di professioni. Assolutamente sì, questo è un tema di cui voi sarete i veri protagonisti del cambiamento, lo siete già, in particolare Abdul prima dice io sono tecnologico, vi ho raccontato la mia storia personale, come dire, io il telefonino quando ero piccolo non sapevo nemmeno cosa fosse, ecco. Oggi lo uso come voi, ecco, meno di voi sicuramente per tutte le funzionalità che ha, però obiettivamente il cambiamento è in atto ed è un cambiamento repentino, veloce, anzi velocissimo. Allora, partiamo da questo. Le nuove professioni emergenti, fino ad alcuni anni fa, diciamo, queste professioni che oggi sono abbastanza, direi, ricercate, anche in aziende di cui magari che hanno altre attività primarie, ecco. Questa è un'indagine che è stata sviluppata da un centro di ricerca dell'Università di Milano, la Bicocca, che ha analizzato 3 anni dal 2018 al 2021 delle ricerche di personale postate in Italia attraverso il web. Le ha analizzate tutte e ha come dire, elaborato questa sintesi su quelle professioni che avevano una percentuale elevatissima di ricerche nuove rispetto al passato e come vediamo esperti in sicurezza, esperti in social marketing, esperti di analisi di big data, esperti di intelligence, di business intelligence, cioè tutte queste figure di cui alcuni anni fa non se ne sentiva parlare, oggi come vedete in termini di percentuali sono aumentate a dismisura, quindi vuol dire che anche il sistema produttivo di una semplice azienda meccanica che produce pezzi meccanici oggi ha bisogno di analisi dei dati, quindi di competenze informatiche ma elevate, di analisi di big data, ha
bisogna che si posizioni sul mercato attraverso l'utilizzo di tutti gli strumenti a disposizione. I social media sono assolutamente oggi uno strumento, diciamo, a disposizione di tutti, ma di cui anche un'azienda che produce pezzi meccanici, torno lì, ha bisogno per stare sul mercato, per farsi conoscere, per capire le tendenze del mercato, per l'analisi del mercato, eventuali sbocchi di mercato locale piuttosto che internazionale. Quindi queste figure sono assolutamente in fortissima espansione e sono le nuove professioni di oggi, le chiamo così. Però adesso questo è, secondo me, un elemento che vi può suggestionare molto, ecco, oggi. Allora, partiamo da questo dato. Il World Economic Forum nel 2019 ha elaborato un documento, quindi parliamo di Davos, dove i grandi della terra, gli economisti della terra si riuniscono ogni anno, hanno elaborato un documento nel 2019 e dove hanno scritto letteralmente questo, che il 65% dei bambini che frequentano attualmente la scuola primaria svolgeranno da grandi un lavoro che attualmente non esiste ancora. Quindi è un dato che ci deve far pensare, assolutamente sì. Vuol dire che i bambini di oggi, parliamo del 2019, ma diciamo è abbastanza attuale la situazione, faranno un lavoro che non esiste. E questo è può rappresentare una preoccupazione per un lato, ma anche una opportunità per voi che dovete fare delle scelte di vita importanti, di scuola, magari il passaggio all'università, quindi la scelta dell'aspetto universitario che diventa importante rispetto a, abbiamo sentito prima, scuole umanistiche o scuole tecniche. Faccio un umanista, mi laureo in filosofia piuttosto che faccio una materia STEM piuttosto più tecnica. E questo è assolutamente un elemento per voi centrale in questo momento dove state terminando gli studi superiori e vi approcciate. Posso? Ah no, che chiedevo. Perfetto. Quindi il World Economic Forum ci dice questo: 65% dei bambini faranno un lavoro che non esiste. Però io mi sono spinto oltre e ho cercato di analizzare anche sulle professioni, d'accordo? E ho scoperto, ecco, ma l'ho scoperto recentemente, non recentemente, circa un anno fa, in piena pandemia, quando eravamo a casa, io studiavo, lavoravo, cercavo di fare queste ricerche. In pratica un istituto di ricerca inglese su incarico del governo britannico nel 2019 ha elaborato, si chiama Fast Future, un documento molto corposo, alla fine del quale però tratteggia, diciamo, elaborato da studiosi, economisti, esperti in analisi di mercato, cioè una serie infinita di documenti che si sono messi assieme e ha elaborato quelle che potranno essere le nuove professioni che si svilupperanno entro il 2030-2040, quindi non parliamo da domani mattina quasi, ecco, quasi domani mattina. E come vedrete io ve le ho elencate, ve le elencherò e assieme magari le vedremo assieme. Ci sono delle cose anche abbastanza, per me, non dico non inquietanti, ma sicuramente che ci fanno pensare, ecco. Adesso le scoriamo velocemente. Questo, come è scritto sotto in questa slide, non possiamo affermare con certezza che le cose andranno così, ma assicurano gli esperti le probabilità sono molto molto alte. Quindi un motivo in più
anche per voi, per approfondire e trovare ispirazione per le prossime scelte in ambito lavorativo. Eccole qua. Allora, non le leggiamo magari solo i titoli, perché già lì capiamo un attimino tante cose. Costruttori di parti del corpo, nanomedico, farmer, agricoltore o allevatore genetista, chirurgo per l'aumento della memoria. Già qui cominciamo a entrare in aspetti particolari, ecco, dove la genetica, la genomica, cioè tutta dove ci sono attenzioni particolari, però chirurgo per l'aumento della memoria. Agricoltore verticale, beh, questo già, cioè nelle città, avremo l'agricoltura nelle città, ecco, sostanzialmente, perché questo sarà d'obbligo. Specialista per la riduzione degli effetti dei cambiamenti climatici, che è un tema centralissimo e attualissimo, tra l'altro, ecco. Guardate il numero 7, parliamo del 2019, quindi prima del Covid. Già prima del Covid il titolo è tradotto letteralmente dall'inglese, guardiano della pandemia e dei periodi di quarantena. Sostanzialmente quella frasetta che è riportata sotto dice in sintesi quello che invece è scritto in una pagina abbondante nel documento. Dice che in futuro sostanzialmente la società mondiale, noi potremmo andare incontro a diverse nuove malattie, nuovi virus, come lo è stato il Covid, che potranno assumere la dimensione globale, quindi diventare una pandemia a tutti gli effetti, come lo è stato il Covid, e ci sarà bisogno di qualcuno quindi i governi saranno costretti ad adottare misure talmente restrittive che ci sarà bisogno di qualcuno che farà il guardiano, dovrà fare il guardiano per far rispettare quelle regole talmente restrittive. Ecco, sostanzialmente. E questo è scritto nel 2019. Agente di polizia contro i tentativi di modifica dei fenomeni atmosferici. Agente di polizia contro i tentativi di modifica dei fenomeni atmosferici. Avvocato virtuale, pilota spaziale, guida turistica dello spazio, architetto per pianeti. Manager di avatar per l'insegnamento. Qui entriamo in un tema a voi caro, per gli insegnanti soprattutto. Cioè qui ci dice sostanzialmente questa slide, o questa piccola, ma nel testo c'è scritto che probabilmente avremo gli insegnanti non più persone fisiche ma avatar. E non lo so se sarà vero o meno, il corpo docente credo che oggi presente una riflessione bisognerà farla su questo, però come dire, il testo del documento dice esattamente questo. Sviluppatore di mezzi di trasporto alternativi, specialista della comunicazione, etico della nuova scienza, responsabile per lo smaltimento dei dati personali, quindi avremo tanti dati personali, già li utilizziamo, tantissimi, però ci sarà sempre più una richiesta di specialisti che forniscano alle persone un servizio efficace di smaltimento e eliminazione dei dati personali presenti nei vari database elettronici o fisici. Responsabile della gestione, dell'organizzazione della vita digitale. Quindi già abbiamo una vita digitale, ma ce l'avremo sempre di più. Quindi avremo chi ci organizza e ci gestisce la vita digitale. Broker del tempo. Anche questo, ci sarà qualcuno che ci organizza il nostro tempo. Assistente sociale personale, questo è altrettanto rispetto a quello che diceva
Abdul all'inizio, è probabile che in futuro ci saranno assistenti sociali specializzati che avranno il compito di aiutare le persone traumatizzate o marginalizzate dai social network. Scusate. Manager, consulenti della terza età e personal brander. Allora, questo è uno spaccato di quello studio. Io quando vado spesso a fare questi incontri, anche nelle scuole, ma soprattutto anche con le aziende, ovviamente non parlo di questo, perché le aziende hanno bisogno oggi delle cose, non si preoccupano, il domani sì, ma il dopodomani è già lontano per loro, oggi hanno esigenze, diciamo, molto dirette sul mercato del lavoro. Però queste sono riflessioni che per voi sicuramente, per noi tutti, ci devono far riflettere, probabilmente immaginare anche quelli che possono essere dei percorsi a voi più adatti, ecco, rispetto a quelle che sono le prospettive di studio a cui andrete incontro, farete delle scelte, anzi sicuramente farete delle scelte in ordine alla prosecuzione degli studi all'università o all'approccio al mondo del lavoro, su cui sempre di più, quello che dicevano prima i miei colleghi, è importante, le vostre caratteristiche, come dire, non abbandonate mai questo aspetto, seguite quelle che sono le vostre passioni, quello che immaginate essere le vostre passioni, perché altrimenti anche nel mercato del lavoro, perché il lavoro è importante, assolutamente sì, ma trovare un lavoro che piace in un ambiente, diciamo, in cui si sta bene è meglio rispetto a un lavoro che viene, come dire, calato da altri, ecco, non scelto in prima persona. Probabilmente voi, rispetto alle nostre generazioni, avrete la possibilità di fare tanti lavori, di cambiare lavoro molto spesso nella vostra vita, cosa che le mie generazioni, uno entrava in fabbrica e completava il suo percorso nella fabbrica. E oggi invece voi avete questa possibilità di trovare diverse occupazioni, di avere questa opportunità di sperimentare anche quelle che sono le vostre attitudini, anche probabilmente, anzi sicuramente di girare il mondo, cosa che le nostre generazioni dal punto di vista occupazionale o prendevano la valigia e andavano all'estero, oppure, come dire, iniziavano un percorso lavorativo e lo concludevano, diciamo, in un ambiente abbastanza circoscritto. Io ho voluto portarvi questi piccoli esempi, piccole pillole, ecco, per rappresentarvi uno spaccato di quello che c'è attualmente, di quello che è il mondo del lavoro nella nostra piccola regione, di quelle che possono essere delle prospettive di un domani che non è molto lontano, però, che non è molto lontano. Quindi io adesso vi ringrazio dell'attenzione che mi avete dedicato, penso di aver terminato il mio tempo e in bocca al lupo a tutti. Ciao. Grazie mille per questo spaccato sul futuro a Gianni Fratte. Ora ci sarà un altro panel nel quale andremo sempre più a fondo nei lavori blu del futuro, quindi sull'importanza di avvicinare i giovani, quindi voi, alle professioni legate al mare. Io lascio il palco a Munir Gribi, direttore ICAP, che modererà questo dibattito con Bruno Zweck, Paolo Marchese, Vittorio Bucci e Maria Cristina Pedicchio. Quindi buona conversazione e buon proseguimento.
Grazie. Poi ho visto che avevo preso anche elementi è sempre molto interessante. Buongiorno a tutti, io mi presento, sono Munir Gribi, sono il direttore di cooperazione internazionale e promozione della ricerca dell'OGS, Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, un ente pubblico di ricerca con sede qui a Trieste. Sono anche il delegato nazionale, quindi rappresentante dell'Italia nel dialogo 5+5, un dialogo con i paesi del Nord Africa. Inoltre sono il direttore di un master universitario di secondo livello qui a Trieste sulla Sustainable Blue Economy. Oggi sono veramente onorato, anche contento di avere questo panel e parleremo dei lavori blu del futuro. Una sessione, come già detto, organizzata e moderata dall'OGS per rispondere all'intenzione di affrontare la risoluzione di problemi regionali comuni, ad esempio la disoccupazione, e ha un impatto diretto sulla vita dei cittadini. Quindi, come lo sapete benissimo, noi spesso parliamo di disoccupazione giovanile, vedrò un po' di numeri, ma soprattutto dovete essere orgogliosi di una città come quella di Trieste, perché c'è anche un numero molto importante, più di 30 FTE, vuol dire full time equivalent. Noi qui a Trieste, quando giriamo le vie di Trieste, vediamo più ricercatori che cittadini normali, quindi sono più di 30 ricercatori su 1000 abitanti attivi, quando la media in Italia è di 2,5, quindi una città, diciamo, di scienza. La sessione affronterà concretamente aree prioritarie come lo sviluppo delle competenze specifiche e la ricerca nel settore marino e marittimo e l'importanza soprattutto di avvicinare i giovani alle professioni legate al mare. Io sono veramente molto contento, quando sono entrato ho detto questi l'ha portati Bruno, questi ragazzi, perché veramente è un bellissimo pubblico qua che vedo tutti i giovani. Io sono contento di avere con me Bruno Svec, il direttore generale dell'Accademia Nautica dell'Adriatico. Buongiorno Bruno. Paolo Marchesi, Camera di Commercio Venezia Giulia. Buongiorno Paolo. Vittorio Bucci, ricercatore di costruzione e impianti navali e marini presso l'Università di Trieste. Buongiorno a tutti. E Maria Cristina Pidicchio, presidente marittimo cluster tecnologico Mare FVG. Buongiorno Presidente. Iniziamo con alcuni numeri, poi darò la parola ai miei ospiti. Nel luglio 2022, secondo i dati Istat, il tasso di disoccupazione cala a 7,9, quindi meno 0,1%, e sale al 24% tra i giovani, quindi più 0,1 punti. Quindi questo già vi dà l'idea che oggi, ad esempio, noi siamo stati sempre nel top 3, neanche nel top 10 di disoccupazione giovanile. I dati nel 2021, dopo la Spagna con 37,1% e la Grecia con 30,4%, l'Italia per la disoccupazione giovanile è di 29,4%. Sono anche contento, ma soprattutto con grande sorpresa, ho visto un dato molto importante, secondo il dottor Gianni Fratte del Friuli Venezia Giulia, che la disoccupazione in Friuli Venezia Giulia è 32.000, e quindi secondo lui, anche quando l'ha commentata, siamo in una isola felice, secondo questo dato. E spesso questa disoccupazione non è proprio perché mancano i lavori, ma manca il lavoro e non i lavoratori, nel senso che manca quella parte del matching skills and jobs. Spesso noi formiamo dei ragazzi che sappiamo che il giorno dopo saranno disoccupati. Questo è un grande sbaglio. E da un po' di anni adesso che lavoriamo tanto su come avvicinare il mondo del lavoro, quindi il mondo produttivo, il settore industriale,
a quello accademico della ricerca, ma anche quello, come in questo momento abbiamo l'Accademia Nautica, e quello politico, perché purtroppo dobbiamo anche accettare, noi dobbiamo avere delle strategie a livello nazionale. Adesso tutti parlano del Green Deal, della transizione ecologica, della trasformazione digitale e noi dobbiamo investire in quello. Quindi questo è un dato anche molto importante. Inoltre l'82,1% delle imprese sul nostro territorio hanno bisogno di assumere. Questo è anche un dato molto importante, l'abbiamo appena sentito adesso in questo momento. Quindi io chiedo subito il primo round ai miei ospiti cosa penseranno di questi numeri. Perché così abbiamo un numero così alto di disoccupazione giovanile in Italia? Cominciamo con Bruno. Intanto buongiorno a tutte e a tutti. Quando vedo una platea così, che ovviamente mi riempie il cuore, però mi pongo sempre il tema se quello che dico è quello che interessa e soprattutto se riusciamo a farci capire come adulti. Perché io credo che specie in questi ultimi 3 anni, segnati dalla pandemia, si siano scomposti valori, ambizioni, aspettative e credo anche che il valore in sé del lavoro stia forse venendo un po' meno, non soltanto tra i giovani, e di questa responsabilità e dell'insieme della nostra società, ma anche tra gli adulti. Sono fenomeni particolari che abbiamo visto in questi anni di abbandono del lavoro, scelta di fare altro, eccetera, eccetera. Dopodiché, al di là della composizione tra platea più giovane e platea più anziana, è vero che il Friuli Venezia Giulia è, se un'isola felice, sicuramente c'è un picco di occupati che è tra i più alti d'Italia. Dopodiché bisognerebbe distinguere tra il lavoro in generale e il buon lavoro. Cioè un conto è il lavoro pur che sia, altro è un lavoro che abbia tutte quante le tutele, cioè che voi abbiate un orario che sia accettabile, che siate pagati per quell'orario e non pagati per 5 ore facendone 8, poi è inutile lamentarsi che i giovani non vanno a lavorare, che ci sia una formazione permanente e continua, insomma la prospettiva di poter fare possibilmente quello che vi piace e costruirvi una vostra vita autonoma. Ora, poi i numeri vediamo e posso darli più tardi, ma se penso alla realtà che ho il privilegio e l'onere di dirigere, il tasso di occupati tra quanti escono da accademia, come da tutte le altre fondazioni, ITS, istituti tecnologici superiori in giro per l'Italia, viene misurato dopo un anno e la media nazionale è dell'80-81%, cioè 8 su 10 entro un anno hanno un buon lavoro. Per quanto riguarda noi, siamo stati premiati anche nazionalmente per questo, siamo i primi d'Italia. Noi abbiamo un tasso di occupazione che va sul 98% dopo 1 mese e 2 da quando hanno finito il diploma. Di cosa ci occupiamo? Noi ci occupiamo, se la metto così in modo un po' futurista, ci occupiamo di tutto ciò che è movimento e siccome il movimento sarà il futuro, potrei dire con uno slogan, il vostro futuro, per chi è interessato, potete venirci anche a trovare, è sicuramente con noi. Vuol dire muovere persone e merci. C'è uno studioso, che non conosco ma voglio molto bene per quello che scrive, che si chiama Parag Khanna. Ovvio, non lo sanno neanche gli adulti, non capisco perché dovreste essere voi a esultare, ma insomma, il quale dice siamo nell'epoca, la vera rivoluzione attuale è quella della mobilità, ma anche della sostenibilità, da tutti i punti di vista, climatico, politico, economico, anche di salute. Avete visto, a proposito della ipermobilità che c'è nel mondo, come è stata ridotta e quello che ha comportato durante il periodo del Covid. Quindi chiudo con i titoli, poi dopo casomai approfondisco. Mare e sostenibilità è una cosa importantissima, lo dirà la dottoressa Pedì che è meglio di me, ma insomma è lì che nasce la vita e lì dobbiamo mantenerla, ma intorno al mare per muovere persone e merci c'è di tutto, ci sono certamente le navi, ma c'è chi eccolo qua. Occhio. E questa è la sostenibilità dei movimenti e qui il professor Bucci potrà dirvi che le navi bisogna farle perché se no non servono ufficiali per portarle, però c'è anche tutta la parte dei porti, dei terminal dove le navi arrivano, le merci si spostano anche con i treni,
Quindi intorno a questo mondo del mare c'è anche questo, e l'ultimo aspetto sul quale noi interveniamo c'è anche quello, per esempio, della cyber security, che ero convinto che tra i giovani fosse un tema di grande attualità, invece sto scoprendo che non è così, perché non siamo riusciti ancora a spiegarci, ma anche dal punto di vista della sicurezza del movimento, ma anche dal punto di vista della sicurezza ambientale, la digitalizzazione è un fenomeno enorme. Vi dico solo un dato: da quando il computer è stato inventato, e non è stato inventato né in America, né in India, né in Cina, l'abbiamo inventato noi, anche se italiani, anche se poi siamo rimasti indietro, da quando è stato inventato il primo computer ad oggi, fatto 100 i dati che sono stati prodotti, il 98% di questi dati sono stati prodotti nel 2021. Quindi immaginatevi l'espansione enorme, e riguarda la sicurezza, i dati ambientali, il controllo delle procedure, per cui, come prima vedevate illustrato dal dottor Fratte, è una delle cose che nel futuro, e c'è un bisogno enorme. Le aziende ci tormentano per avere personalità professionalizzate e purtroppo la platea si è un po' ridotta. Grazie Bruno. Torneremo poi nel second round per i futuri, diciamo, i lavori del futuro, i futuri impieghi. Ha parlato del mare e sostenibilità, e senz'altro spesso quando si parla di un modello di sviluppo economico, la prima cosa che ci viene in mente è un modello di sviluppo economico lineare, che è spesso distruttivo. Oggi stiamo muovendo verso un modello di sviluppo economico circolare, vuol dire verso una transizione ecologica. È proprio per questo che chiedo anche alla professoressa Pidicchio cosa pensa prima di tutto di questi dati così alti di disoccupazione giovanile, e cosa in questo caso il cluster Mare FVG come prevede di andare verso la direzione dell'economia circolare. Grazie Munir, buongiorno a tutti. Quindi abbiamo parlato sì di economia circolare, ma stiamo parlando di economia del mare. Questa è una parola chiave. Economia del mare vuol dire tantissime cose, non abbiamo neanche il tempo di elencarle, ma potete immaginare il nostro pianeta è in mare, 72% della Terra è ricoperto dal mare, e del mare noi sappiamo ancora molto poco. Pensate che del fondo del mare noi sappiamo meno che della superficie di Marte, quindi c'è un bisogno enorme di acquisire nuove conoscenze che oggi possiamo acquisire rispetto al passato, perché abbiamo tutta una serie di strumentazioni, di tecnologie, la digitalizzazione, la robotica sono fondamentali per farci avanzare. Era interessante prima la lista dei 20 lavori. Io anche avevo, è una cosa di cui volevo parlarvi, ma anch'io ho una lista che è stata fatta da studi autorevoli, dove però quasi tutti sono legati alla digitalizzazione, alla robotica, all'etica della robotica, la digitalizzazione per i diversi settori, che sia la gestione della casa, che sia poi tutto il mondo del mare. A livello europeo io lavoro con la Commissione europea su tutta una serie di progetti e programmi futuri, di cui uno dei principali è quello che si chiama il Digital Twin degli oceani e dei mari. Il Digital Twin è il gemello digitale ed è diventato un'altra delle parole d'ordine. Cos'è il gemello digitale? Ricostruiamo una piattaforma virtuale di, Vittorio ci dirà, della nave. Dobbiamo costruire una nave, facciamo il modello virtuale. I medici diranno il Digital Twin di un individuo, la medicina personalizzata. E l'Unione Europea, e l'Italia sta seguendo in maniera molto convinta, vuol fare il gemello digitale dei mari, e noi lo vogliamo fare del nostro Golfo di Trieste, ne parleremo tra l'altro domani mattina in un panel. Tutto questo ci dice che abbiamo bisogno di nuove occupazioni, di nuove competenze. Soprattutto abbiamo bisogno di un nuovo modo di insegnare e di apprendere. I dati di prima, il 65% dei bambini
che vanno ai vostri fratellini che vanno in prima elementare, il 65% farà un lavoro che non esiste. Ma io vi dico un dato che ho trovato recentemente che è ancora più inquietante. L'85% dei lavori nel 2030, che avremo nel 2030, oggi non esistono. Quindi dato ancora più inquietante o affascinante, dipende dallo spirito con cui vogliamo vivere queste cose. Lo spirito del futuro, lo spirito di investire su una nuova metodologia di conoscenza. Del futuro non sappiamo niente, sappiamo solo che sarà diverso. Non è una frase mia, è di un famoso economista. Quindi dobbiamo imparare ad acquisire metodi, le soft skill di cui si è parlato prima, acquisire una capacità per apprendere nuova conoscenza. Quindi anche noi come formatori, invece di riempire di conoscenza gli studenti e i giovani, dobbiamo dargli strumenti per diventare loro capaci di acquisire velocemente conoscenza. Il futuro di Trieste è il mare, ma il futuro anche un po' dell'Europa è basato sul mare con un numero di lavori enormi. Quindi noi dobbiamo investire, al tavolo qui ci sono diverse istituzioni, dovremo fare, ma vogliamo farlo, anche uno sforzo collettivo per preparare dei percorsi che siano non solo la vostra formazione, ma cominciare prima da un orientamento anche già ai bambini piccoli, stiamo ragionando su percorsi dai 3 anni. Orientamento cosa vuol dire? Sì, far conoscere il mare, le professioni del mare, ma soprattutto far emergere quelle passioni e quelle emozioni di cui voi avete parlato prima, perché se noi creiamo un'emozione siamo sicuri poi che quel bambino, quel cittadino rispetterà il mare, promuoverà la sostenibilità e diventerà poi un lavoratore attento. Mi è piaciuto molto l'analisi SVG che è stata presentata, perché i punti che voi avete emerso, cosa bisogna fare? Le soft skill, più coinvolgimento del mondo del lavoro, più uscite, più aspetti umani. Ecco, questi sono gli stessi elementi che anche la Commissione europea indica nei suoi indirizzi. Quindi questo è chiaro a tutti. Ultimo punto con cui concludo, Munir ha menzionato anche i dottorati che come Università di Trieste facciamo. Io vorrei sottolineare l'aspetto della internazionalizzazione, cioè Trieste è la città della scienza, ma è la città della quella che si chiama science diplomacy, quindi un'attività scientifica che però favorisce lo scambio, il colloquio, la collaborazione tra i popoli. Il focus europeo, ma anche di Trieste, è investire sul Mediterraneo. Il Mediterraneo sta diventando una delle regioni più importanti dal punto di vista di mobilità, economia, tutti i traffici, dal punto di vista dei rischi ambientali, dal punto di vista del cibo, della pesca, dei trasporti. Quindi dobbiamo investire tutti assieme sul Mediterraneo e dobbiamo avere anche il coraggio di diventare sempre più internazionali, accogliere quindi giovani che vengono dai paesi della sponda sud mediterranea, andare noi a visitare quei paesi per costruire una unica grande comunità del mare. Avete fatto perdere il filo. Si è parlato prima del tema di Trieste, quanti occupati abbiamo, non abbiamo, se voi volete andare via o restare. Non ha importanza se voi volete andare via o restare, il parametro unico importante è l'attrattività di un territorio. Trieste è attrattiva sul mare non solo, deve diventare sempre più attrattiva e l'indice di attrattività vuol dire il saldo finale, quanti vanno, e io auguro a tutti voi di fare esperienze all'estero, e quanti vengono. Il saldo finale deve essere positivo perché, ripeto, Trieste è la città del mare, ma anche la città della scienza e la città dell'internazionalizzazione. Grazie e auguri a tutti voi. Grazie professoressa Pidicchio. Alcuni dati diciamo, ci hanno spaventato sulle professioni che non saranno più nel 2030. No? Quindi io spesso anche con mia figlia, quando
parliamo di cosa diventerà nel futuro, io rispondo l'importante è essere felici. Anche se sono ingegnere, non le porto verso quella direzione. E ho qua un ingegnere vicino a me, l'ingegnere Vittorio Pucci, che ci parlerà di quello che stanno facendo all'Università di Trieste legato al settore marino marittimo. Prego. Grazie Munir. Grazie a tutti. Inizio con una domanda provocatorissima. Quanti di voi hanno un cellulare in mano? In tasca? Tutti. Come è arrivato sto cellulare nelle vostre tasche? Ve lo dico? Con una nave. Col vostro cellulare potete prenotare un biglietto di un treno. Il professor Zweck poco fa diceva parliamo di mobilità. Possiamo prenotare un biglietto di aereo. Però alla fine della storia la grossa quantità delle merci arriva via mare. Il trasporto delle persone avviene via mare. Ogni anno si aggiornano le statistiche e si parla di milioni di persone trasportate, si parla di miliardi di tonnellate di merci e poi c'è sempre il parametro della sostenibilità che oggi penso ci sta raccogliendo attorno a questo tavolo. Il trasporto marittimo, nonostante quello che si dica, è comunque il più sostenibile. Qualcuno deve fare le navi, diceva la professoressa Pedicchio. Noi all'università, a Trieste, a Napoli e a Genova, e sottolineo a Trieste, abbiamo un corso di laurea completo, triennale più magistrale, in ingegneria navale. Siamo fortunati perché nel nostro territorio riusciamo ad avere una buona sinergia con tutti gli altri attori della formazione. Professor Zweck, ci conosciamo, collaboriamo con l'accademia, c'è uno scambio continuo di competenze da una parte all'altra e alla fine cerchiamo di formare i nuovi ingegneri del futuro. Se facciamo un paragone, ingegneri navali, facciamo un paragone con gli ingegneri del passato, c'era una definizione classica riportata nei libri dove la naval architecture era una sorta di black art, magia. Perché? Perché il fenomeno fisico di come si galleggia, di come si va avanti, di come si costruisce la nave non era chiaro, è una definizione circa del fine del Settecento. Forse adesso riusciamo a mettere qualcosa di un po' più preciso e sicuramente la nostra figura si è evoluta con il tempo. Ci sono quelli di noi che pensano al design, quelli di noi che si occupano di come rendere green, sempre più green il trasporto navale, perché di fatto va da sé, una grande nave ha bisogno di una grande quantità di idrocarburi per muoversi. Dobbiamo inventarci qualcosa che ci allontani da da questa schiavitù. Di contro, ovviamente, abbiamo bisogno di porti che siano in grado di ospitare le nostre navi. Il nostro percorso di studi richiede sicuramente passione, perché ingegneria non è una passeggiata di salute, richiede impegno, richiede resistenza. Io la chiamo sempre, non tanto resilienza, resistenza, perché non bisogna scoraggiarsi. Ci saranno sicuramente degli scalini, degli intoppi, dei momenti di difficoltà, ma vi posso assicurare che il nostro mestiere è un mestiere che dà grandi emozioni. Vedere costruire da un pezzo di carta, una grande raccolta di pezzi di carta, è inutile nascondere, una grande quantità di dati, una nave che può arrivare a pesare 100.000 tonnellate, direi è una grande soddisfazione. Ovviamente si è parlato di soft skill, io scusatemi, forse alla vostra età la parola soft skill non la conoscevo, non vuol dire essere soffici come me, vuol dire essere in grado di lavorare in gruppo, vuol dire essere in grado di confrontarsi con altre professionalità. Per fare una nave non basta l'ingegnere navale, c'è bisogno dell'architetto navale, quello che mi arreda la nave, c'è bisogno dell'operaio, del saldatore, di tutta una serie di professionalità che concorrono sinergicamente a raggiungere questo grandioso obiettivo. Un obiettivo che il nostro territorio, direi, possiamo definirlo la capitale della cantieristica italiana. Abbiamo le più grandi aziende che costruiscono navi, ma abbiamo anche i più grandi studi di progettazione italiani. Un indotto, potrei dire, pressoché infinito.
Mi ricollego alle statistiche che citava poco fa il professor Zweck. Nel nostro caso noi raggiungiamo l'80% di occupazione a 2 mesi dalla laurea, nel senso che i ragazzi iniziano a fare il percorso di laurea all'interno delle aziende e le aziende li assumono. È un dato interessante. Certo, come prendo in giro mio figlio, è meglio stare a casa e fare in modo che mamma e papà paghino i nostri sfizi, però a un certo punto tocca lavorare. È meglio lavorare su un lavoro che dà emozioni. Ultimo dato, ed è un dato che un po' mi ha lasciato un po' scorato. Ieri abbiamo completato le statistiche relative alle immatricolazioni. Abbiamo studenti a Trieste, a Ingegneria Navale, provenienti da tutta Italia, anche dalle altre città dove si trova Ingegneria Navale, perché evidentemente forse riusciamo ad avere un collegamento migliore con il territorio, tale per cui il collegamento formazione, lavoro e continuo aggiornamento professionale è molto più semplice, non ve lo nego. Purtroppo però appena il 10% dei nostri studenti, e abbiamo circa, in tutti e 5 gli anni, circa 250 studenti, appena il 10% sono della nostra regione. È un dato, direi, un po', come dire, dobbiamo lavorare. Ecco, è uno stimolo per noi per pubblicizzare in maniera più chiara anche le prospettive di lavoro, le prospettive di guadagno. Si parlava poco fa di fare un lavoro ben retribuito. Generalmente un ingegnere navale riceve uno stipendio tale per cui riesce a fare una vita dignitosa e anche, direi, prendersi le sue soddisfazioni. Indubbiamente il nostro è un lavoro delle emozioni. La professoressa Pedicchio ha detto la cosa più bella. Forti emozioni. Vi assicuro, assistere a un varo, partecipare a un varo di una nave è un'emozione che fa venire una pelle d'oca gigantesca. Uomini duri come il ferro, che hanno costruito la nave, che si commuovono in quel momento, perché è un'emozione fortissima. Beh, vi auguro di provare questo mestiere. Poi andremo avanti, più avanti, a capire come è cambiata questa figura dell'ingegnere navale. Grazie Munir. Grazie Vittorio. Rimaniamo sul territorio e senz'altro chiamerei il dottor Paolo Marchesi nella Camera di Commercio Venezia Giulia per darci anche un'idea di come pensano loro sul discorso del matching skills and jobs. C'è un bellissimo libro che sicuramente, se avete il piacere e anche il tempo di leggere, The Job I Need Needs Me, quindi prima di trovare il lavoro, è il lavoro che ha bisogno di noi, quindi questo è il matching, come dicevo prima, spesso noi formiamo ragazzi, i giovani, che sappiamo sin dall'inizio che c'è una grande probabilità che saranno disoccupati. Questo è un peccato, no? Oggi quindi the job I need needs me. Passo la parola a Paolo. Prego Paolo. Grazie, buongiorno a tutti. Sì, prendo l'ultimo spunto, è un po' il tema che è emerso oggi e che credo veramente sia un cambiamento di paradigma rispetto a quello che forse era la mia e la nostra generazione. La passione e quindi oggi stiamo a parlare della passione del mare. Il mare è visto appunto come contenitore dove ci possono essere veramente decine, centinaia di lavori, considerando che poi l'economia del mare la decliniamo sia in una forma stretta, quindi la cantieristica navale, la biologia, lo studio, la ricerca, però ormai gli ultimi studi sia dell'Unione Europea che delle Camere di Commercio, ogni anno viene fatto un report delle Camere di Commercio sull'economia del mare. Siamo arrivati alla 10ª edizione e appunto ormai si è allineato con quello che intendiamo economia del mare, ricomprendendo anche delle attività turistiche ovviamente legate al mare e l'ambito anche della ristorazione e dell'alloggio. Si è quindi un po' allargato i confini, però capiamo come il mare è il contenitore. Quindi se la passione è il mare, e spero che molti di voi abbiano questa passione, vi dico che tutto sommato siamo anche messi bene qui, e lo abbiamo visto prima, in Regione e a Trieste in particolare. Perché? Innanzitutto perché l'economia del mare genera un moltiplicatore di 1,7 sul territorio. Significa che ogni euro che si investe in economia del mare ritorna al territorio
un altro euro,7 aggiuntivo, e questo è un dato importante e vi mette anche al sicuro, secondo me, perché significa che una politica, una scelta del territorio non possono che essere interessate ovviamente a investire in un settore che ha questo tipo di ritorno magari rispetto ad altri. Siamo messi bene perché, e spero sarete messi bene, perché l'economia del mare, le imprese dell'economia del mare sono cresciute negli ultimi anni, nei difficilissimi ultimi anni, così come il valore aggiunto che queste hanno creato. Quindi, ricomprendendo sempre nell'economia del mare la filiera ittica, e quindi pesca e acquacultura, ricomprendendo il trasporto marittimo, la costruzione navale, la ricerca e l'estrazione in ambito diciamo minerale e del sottoacqua, e queste tipologie di attività, quindi sono 6, abbiamo questi dati, e queste imprese anche sono quelle che hanno una propensione maggiore a investire in tecnologie ambientali, green, e quindi anche all'elemento digitale. Quindi, sommando tutte queste cose di cui sentiamo parlare, è evidente come c'è tutto l'interesse ai vari livelli per sostenere e continuare a sviluppare questo tipo di economia e questo tipo di imprese. L'altro elemento è che Trieste, Friuli Venezia Giulia, in particolare Trieste e Gorizia, si posizionano ai vertici a livello provinciale appunto come numero di imprese e incidenza del valore aggiunto rispetto a quello al totale dell'economia che viene diciamo, sviluppata all'interno di una determinata provincia. Questo anche vuol dire, secondo noi, che chi vive, studia e successivamente inizia a lavorare poi qui, effettivamente ha la possibilità, eventualmente anche, come diceva la professoressa Piedicchio, di sperimentare fuori e di necessariamente magari anche andare a vivere delle esperienze, ma tornando può avere delle reali opportunità di impiego. Quindi questo lo dico perché come Camera di Commercio abbiamo veramente da molto, abbiamo iniziato nel 2012 con la BET, che era quasi una scommessa, voleva significare Blue Economy Trieste, perché era proprio una linea di indirizzo delle Camere di Commercio, ovviamente quelle che si affacciano sul mare, che vivono sul mare, ma che aveva già in sé, 10 anni dopo ovviamente ci troviamo a parlare con gli studenti, con voi, di quali possono essere le professioni del futuro. Quindi venendo al tema delle professioni, venendo quindi alle competenze anche che vengono richieste ai futuri lavoratori dell'economia del mare, troviamo sicuramente quella della diciamo, sensibilità sui temi ambientali, quindi capire già in partenza per le imprese della Blue Economy avere dei lavoratori o dei futuri lavoratori che abbiano delle competenze anche di tipo trasversali, quindi una sensibilità verso, che pongono la questione ambientale nelle loro scelte diciamo, di lavoro ogni giorno, così come un grado di internazionalità, quindi i dati ci dicono che ovviamente, lo sappiamo, insomma, i settori del trasporto marittimo piuttosto che della cantieristica sono assolutamente internazionali, quindi per stare bene in questo settore la necessità di padroneggiare la lingua inglese è assolutamente necessaria, più che non in altri settori ovviamente, perché altrimenti il dato si perderebbe in un generale conoscenza di una lingua straniera, ma in questi settori vengono espressi, viene chiesto un grado diciamo maggiore. E poi l'importante, ripeto, torna alla passione, cioè l'elemento motivazionale anche qui viene identificato come quel di più, l'amore a questo punto per il mare, per poter svolgere, in cui le imprese vanno anche alla ricerca nei loro momenti di selezione. Questo parlando delle soft skill, ovviamente ci sono tutta una serie di competenze, un altro dato che ci viene dato dal rapporto sull'economia del mare è che purtroppo questo disallineamento tra la richiesta di diciamo, lavoro che può esprimere il settore e però poi la mancanza reale di occupazione è un numero esiguo di candidati, quindi ci sono pochi candidati che si presentano dinanzi alle aziende ovviamente per svolgere un certo tipo di lavoro, così come ovviamente la loro formazione professionale.
Quello che c'è da dire, che voglio ricordare, è che in questo ambito, ed è forte l'incidenza, rientrano anche gli elementi di ristorazione, di turismo, che sappiamo essere stati gravemente colpiti anche dal Covid e aver anche creato un disallineamento veramente reale, cioè la stagione, per dire, balneare era ripartita in maniera molto forte, avevamo quotidianamente una difficoltà, è uscito anche sui giornali, di un reperimento da parte delle aziende, senza entrare nel merito appunto del che tipologia di retribuzione, che tipologia di condizioni c'erano, però era effettivamente, diciamo così, mancante. Sui lavori del futuro noi ci occupiamo, per dire, anche di pesca. Vi racconto un minuto questo elemento. Ci occupiamo di pesca perché la Camera di Commercio è capofila, anzi la sua azienda, Aries, di cosiddetti gruppi di azione locale per la pesca, cioè la pesca e l'acquacoltura sono elementi fondamentali ovviamente nel settore dell'economia del mare, con una crescita esponenziale dell'acquacoltura, perché deve ovviamente poter alimentare anche a livello europeo e mondiale una crescente popolazione, e i nostri mari ci restituiscono per vari motivi sempre meno pesce. Ci occupiamo, dicevo, anche di pesca. Un elemento che forse unisce poi diverse veramente competenze che è apparso da un po' di anni, forse l'avrete letto, il cosiddetto granchio blu, visto che stiamo parlando anche di economia del mare e di blue economy. Granchio blu che è presente nelle coste degli Stati Uniti, anzi sta andando anche in via di estinzione, è arrivato qui da noi nell'Alto Adriatico anche, creando dei non pochi problemi. È arrivato col cambiamento climatico, con le acque di Zavora, insomma n motivi per cui adesso è presente, e che i nostri pescatori e non solo non conoscono molto, non sanno riconoscere. Ora è diventato veramente infestante perché è molto aggressivo, sta creando molti problemi all'ecosistema marino e quindi a questo punto però l'aspetto positivo, quindi distruggendo le reti dei pescatori, mangiando altre tipologie di organismi marini, quindi crea dei problemi, però a differenza magari di le tantissime meduse che abbiamo visto o le cosiddette noci di mare, ha una fortuna, non forse per lui tanto, che le sue carni sono apprezzate. Quindi adesso l'imperativo è peschiamo il granchio blu e facciamolo conoscere. Bene, allora noi ci siamo anche messi in moto per ovviamente fare un certo tipo di promozione, perché lungo la filiera ci stiamo spostando non solo la parte della pesca, che è effettivamente in difficoltà nella nostra regione, ma la trasformazione, che purtroppo è ancora assente, piuttosto che poi la ristorazione e il consumo. Iniziamo a fare questa promozione, poi ci dicono a un certo punto, attenzione, ne avevamo talmente tanti, da 2 settimane sono spariti, però non abbiamo gli elementi per capire dove che cosa succede ai granchi. Quindi i pescatori, aiutati anche dai biologi marini, da un ecosistema che c'è ed è presente in Friuli Venezia Giulia di, come dire, studio del mare e della pesca, alla fine hanno detto non sappiamo dove sono, non abbiamo i nostri vecchi pescatori che sapevano magari per altre tipologie di pesce che con la prima bora in autunno piuttosto che con le lune c'erano dei cambiamenti, e quindi adesso in un momento è diventato necessario capire come si comporta il granchio blu, capire tra l'altro come poter eventualmente utilizzarlo sfruttandone le carni, quindi un processo di trasformazione e un processo poi di promozione nell'ambito del seafood, che è anche un settore che sta crescendo molto e che ha dei numeri importanti nell'economia del mare. Questo piccolo aneddoto è solo per dire che cambiano le cose molto velocemente, il cambiamento climatico non entrerò adesso ovviamente in questo ambito, ma diciamo cambiano molto repentinamente, ci sono problemi come lo è stato il Covid, come lo è stato adesso anche di carattere geopolitico nell'ambito ovviamente del trasporto marittimo con la crisi russo-ucraina, piuttosto che dei costi energetici che a vario livello stanno incidendo molto sull'economia del mare a seconda del grado di utilizzo ovviamente del carburante negli spostamenti e nei processi produttivi. Questo per dire che c'è necessità, e l'Unione Europea per fortuna questo lo sa e lo sta credo anche supportando, di conoscenza e di sviluppo di nuove professioni che, come si diceva, non abbiamo ancora
di cui non abbiamo neanche noi perfettamente contezza. Quindi in questi contenitori, che sia la pesca, che sia la barcolana, dove la vostra passione eventuale per la vela può generare un numero enorme di lavori che sono legati alla vela, ai dati diciamo durante le regate, piuttosto che le nuove tecnologie, la nuova vela, piuttosto che l'abbigliamento, veramente n possibilità di lavoro, credo che possa esprimere veramente quello che è il contenitore dell'economia del mare e dei lavori che, specie in questa regione, possono essere adesso in futuro a disposizione. Grazie Paolo. Vedo che siamo con un ritardo di un'ora, con 15 minuti accumulati proprio dalla nostra sessione, che mi scuso anche con gli organizzatori. Come diciamo, abbiamo visto anche dai discorsi che hanno fatto i miei ospiti, direi con una parola magari o provocazione, un consiglio, una raccomandazione ai giovani. Noi abbiamo parlato di come avvicinare i giovani alle professioni legate al mare, quindi inizierei subito con Bruno, proprio un consiglio, una raccomandazione velocemente, così concludiamo il panel. La curiosità è la cosa fondamentale nella vita, se non si è curiosi non si progredisce. Voi avete il diritto di essere curiosi e avete il diritto che vi sia fornito un sistema di orientamento. Io sono molto d'accordo con il Presidente Pedicchio e stiamo già ragionando, ovvero per insieme Mare FVG e Accademia avviare in maniera precoce dei percorsi. Dopodiché vi dico solo questo: non spaventatevi, avremo tempi molto difficili per mille motivi anche sul versante economico, ma non spaventatevi e soprattutto non fatevi spaventare, perché lo spavento può essere un'arma molto pericolosa in mano a chi vuole, come dire, orientarvi in un senso piuttosto che in un altro. C'è un parametro che è cambiato: il calo demografico ha prodotto questa situazione, è un calo demografico grave, lo viviamo in questa regione in Italia, ma è un dato mondiale. Se guardate i documenti prodotti dalla Commissione europea da qui al 2100, che certamente sembra un'epoca lontana, ma in un parametro storico è domani, è cambiato un dato e su questo vi invito a riflettere. Una volta le imprese erano l'occasione per i giovani, si viveva in funzione di questo. Oggi questo parametro sta mutando, siete voi l'occasione per le imprese e se avrete le soft skill, certamente anche il granchio blu forse ha maturato qualche soft skill e si nasconde visto che è diventato pregiato da mangiare, e una capacità anche necessaria di adattamento, voi sarete l'occasione per le imprese, tant'è vero che chi ha queste caratteristiche è ricercato e in molti casi determina lui il mercato del lavoro, a cominciare dagli stipendi. Quindi no spavento, sì curiosità, certamente impegno, e guardate che nel dirvi che siccome siete tra virgolette pochi e non potremmo sprecare mai risorse giovanili, ma in questa situazione ancora meno, avete anche una grande responsabilità di utilizzare al meglio per voi, ma per il mondo che vi circonda, le capacità che avete. Darò la parola a tutti voi e passo adesso la parola a Maria Cristina Pedicchio, proprio un consiglio, una raccomandazione. Raccomandazione a grandi e piccoli: approfittate dei laboratori che ci sono qui in occasione della Barcolana, Ars Navigandi, li trovate lì, sono organizzati dal cluster con diverse sessioni divertenti. Visitate per esempio il corner dell'Antartide organizzato da OGS, magari incontrate qualche ricercatore che è appena tornato dall'Antartide, quindi approfittate di queste occasioni. Ottimo. Vittorio Bucci. Mi ricollego a quello che diceva il professor Zweck e magari cito un grande santo: non abbiate paura, primo. Secondo, studiate. Non fatevi mai passare la voglia di studiare, perché è solo studiando che migliorerete la vostra condizione. È solo studiando che riuscirete a mettere 2 neuroni accanto e fargli fare un collegamento. Solo studiando riuscirete ad avere
la forza e il coraggio di perseguire i vostri sogni, perché ovviamente uno non si deve accontentare. Spesso e volentieri lo vedo con gli amici di mio figlio, mi sono accontentato, mi veniva pesante l'università, mi sono accontentato di andare a fare una... No, non dovete accontentarvi. Non è il momento di accontentarvi. Non avete l'età per accontentarvi. Dovete sognare e dovete perseguire i vostri sogni. Basta. Paolo? Mi ricollego allora all'esortazione anche del professor Bucci. Sognate, se sognate il mare, cercate, perché vi è la possibilità, un percorso e una professione legata al mondo del mare. Ce ne sono veramente tanti di più, abbiamo visto che è un contenitore variegato, ci sono delle realtà di formazione che, e questo è un grande punto anche, possono portarvi direttamente al lavoro se, diciamo, vi è anche questa comprensibile anche necessità, ma al tempo stesso c'è la possibilità di continuare a sviluppare, a ricercare e a studiare in questo magnifico mondo legato al mare. Ottimo, grazie. Quindi concludendo questa sessione io vi do anche un piccolo consiglio, quello che ho dato a mia figlia: l'importante è essere felici. Io veramente vi auguro tutta la felicità. Grazie e buona giornata. Bravo Pietro. Rieccoci, non so se siete probabilmente un po' stanchi, però proviamo un pochino a ravvivare diciamo, anche la vostra attenzione con un video che ci porta... Abbiamo parlato tanto di professioni del futuro, ma ce n'è una che viene da un passato ancestrale, che è la professione del navigatore, l'arte di navigare il mare, di navigare gli oceani. E quindi ora ascolteremo e vedremo le immagini di Giancarlo Pedote, che è un navigatore in solitaria, una figura veramente interessante, filosofo, pugile, tante cose, ed è soprattutto un navigatore, appunto. E ci racconta in questo video cosa fa un navigatore oggi, che mestiere è, che professione è e perché vi può riguardare. Quindi guardiamo questi due video, il primo durano poco, 2 minuti, il primo ci mostra chi è Giancarlo Pedote e il secondo sono proprio le sue parole.
Fiorentino, classe 1975, Giancarlo Pedote da 20 anni è un navigatore oceanico. Laureato in filosofia, ex praticante di boxe e full contact, Giancarlo è un velista atipico che ha un suo approccio molto metodico alla vela. Vincitore del Transat Jacques Vabre 2015 in Multi 50, 2 volte Champion de France Promotion Course au Large en Solitaire, 2 volte velista dell'anno italiano, nel 2020 partecipa al suo primo giro del mondo in solitario, il Vendée Globe, arrivando in 8ª posizione a sole 19 ore dal primo. A 100 all'ora verso l'equatore. Sud. Vi racconterò come è andato il passaggio. Autore di un DVD e 2 libri tecnici sulla vela, pubblica con Rizzoli il racconto del suo Vendée Globe, L'anima nell'oceano, mentre a settembre 2021 lancia un progetto sulla conoscenza e la salvaguardia degli oceani in collaborazione con l'UNESCO. È inoltre fondatore e manager della struttura che gestisce la comunicazione, gli sponsor e il suo intero progetto sportivo. Quando non è in mezzo al mare, vive con la moglie Stefania e i suoi 2 figli in Bretagna, centro nautico internazionale per la vela oceanica. E la nostra barchetta, portami intero dall'altra parte del mondo. Ciao ragazzi, sono Giancarlo Pedote, un navigatore solitario e cercherò di descrivervi brevemente in cosa consiste la vita e soprattutto il mestiere del navigatore solitario. Un altro aspetto molto importante è la preparazione fisica, quindi cerco di fare moltissimo sport, curare molto l'alimentazione e curare tantissimo lo studio della strategia e della meteorologia. Quindi intervengono lì tutta un'altra serie di persone con cui chiaramente mi relaziono e da cui cerco sempre di imparare i trucchetti del mestiere. Quindi insomma un lavoro in cui si incontra tantissima gente e si è soli in mezzo all'oceano soltanto dopo aver passato tantissimi momenti con gli altri per preparare la barca e il progetto al meglio. In realtà per essere un navigatore solitario bisogna passare tantissimo tempo in compagnia degli altri con un team per tutta quella che è la preparazione della barca, che è chiaramente un lavoro molto lungo, molto preciso, quindi bisogna gestire tantissimi fornitori, che possono essere persone che sono capaci di lavorare sulle cime, piuttosto che su tutti quelli che sono i componenti dei verricelli che servono a tirare le cime. Insomma, la preparazione della barca è molto tecnica, c'è dell'idraulica, dell'elettronica e per darvi dei numeri io mi interfaccio con circa 100 fornitori diversi che hanno ruoli diversi come per l'appunto le vele, piuttosto che i meccanismi della colonna, dei timoni, tutti i sistemi di comunicazione con la terra. Quindi insomma un lavoro molto complesso con cui non ci annoiamo quasi mai. Allora potete accomodarvi, siamo purtroppo andati un pochino lunghi. E c'è un tassello fondamentale di tutto quello che abbiamo raccontato e che stiamo raccontando, quindi la Blue Economy, la navigazione oceanica, la costruzione di navi, ed è la tutela di questo ecosistema, la protezione di questo ecosistema, e quindi in questo nuovo tassello, in questo nuovo pezzo di questa mattinata parleremo proprio di questo e ne parleremo con le persone che vedete qui con me, che mi hanno raggiunto sul palco, che sono Paolo De Alti, direttore del servizio gestione e risorse idriche della regione Friuli Venezia Giulia, e Anna Luttman, direttore generale ARPA Friuli Venezia Giulia. Grazie e benvenuti qui a Barcolana Sea Summit. Io partirei subito a entrambi con la domanda che dà il titolo a questo panel.
come sta il Golfo di Trieste? Io partirei da te, Paolo. Come sta il Golfo di Trieste? Come sta il sistema acque, che è molto articolato perché è fatto di mare, è fatto di tanti fiumi, è fatto di una risorsa che è estremamente preziosa e che va tutelata proprio per il funzionamento di questo futuro che qui stamattina stiamo provando a immaginare e costruire. Sì, buongiorno a tutti. Io metto subito le mani avanti, nel senso che non risponderò alla domanda, nel senso che come ho provato a scrivere nella diapositiva che dovrebbe arrivare adesso, mi interessava fare una breve premessa che cercherò di contenere nei tempi per descrivervi come si arriva a dare una risposta a questa domanda, perché la domanda non è una domanda che ci poniamo oggi per questa occasione, ma una domanda che è sul tavolo, diciamo, della pubblica amministrazione da tempo, è una domanda rispetto alla quale, se interpretiamo questa domanda nel senso della qualità ambientale della risorsa idrica, a monte c'è tutto un meccanismo che è in essere, che è in continua evoluzione, ed è proprio organizzato questo meccanismo per dare questa famosa risposta, e non solo per dare una risposta, ma anche per fare in modo che questa risposta possa essere via via nel tempo sempre più favorevole, sempre più soddisfacente. Ho parlato di qualità ambientale perché la domanda può essere interpretata in varie maniere, no? C'è il tema della balneazione, c'è il tema della molluschicoltura, c'è il tema, prima sentivo, dei cambiamenti climatici, quindi si può orientare la domanda in vari modi ovviamente e avere corrispondenti diverse risposte. Ma io oggi vorrei fermarmi un attimo sul tema appunto della qualità ambientale, che è la risposta che è un po' più articolata, più strutturata e che siamo in grado di dare con maggior come dire, dovizia di particolari. Una breve premessa, come vedrete dalla prossima diapositiva. Possiamo muoverle noi o no? No. Ah, ok, grazie. Come vedete qui da questa immagine, l'acqua in generale, che giustamente è stata citata come risorsa, per essere, diciamo così, monitorata, gestita nei termini che adesso andremo un po' a illustrare, viene suddivisa in delle unità elementari che si chiamano corpi idrici. Ogni corpo idrico ha delle caratteristiche omogenee e che quindi, diciamo, consentono di trattarlo in una certa maniera, in maniera costante. Questo vale per tutta l'acqua, quindi fiumi, laghi, falde sotterranee, acque di transizione, che sono quelle acque che stanno, diciamo, tra la terra e il mare, e anche le acque marino-costiere. Quelle aree che vedete lì colorate sono i corpi idrici nei quali è stato suddiviso il nostro golfo. Ovviamente non è molto importante il fatto che ce ne siano probabilmente 3 o 4, quelli più a destra, interessati dalla barcolana, potrebbero essere 2 come 8, non è quello l'importante. L'importante è capire che per ognuno di questi corpi idrici c'è un preciso obiettivo che ci si è posti da tempo, che è quello di mantenere o raggiungere, nel caso già non si sia a quel livello, uno stato di qualità ambientale buono. Quindi c'è diciamo, la risposta che stiamo cercando oggi già è in qualche maniera insita in questo meccanismo che adesso io vi andrò velocemente ad illustrare. Cosa vuol dire lo stato di qualità ambientale? Lo stato di qualità ambientale è determinato da 2 serie di parametri, quelli che compongono lo stato, diciamo, dal punto di vista ecologico, e quelli che compongono lo stato dal punto di vista chimico. Il chimico è abbastanza intuitivo, chiaramente si tratta di andare a investigare le sostanze che non sono naturalmente presenti nel mare, no? Lo stato di qualità ecologico invece investiga la sussistenza della fauna, della flora, vedete lì citati fitoplancton, macroinvertebrati, eccetera, eccetera, no? Ci sono una serie di punti dove questi elementi vengono monitorati e il monitoraggio consente di costruire la risposta che stiamo cercando. La risposta sta in quel quadratino giallo lì che vedete in basso, no? Lo stato dipende appunto da come vengono rilevati tutti questi parametri. Però volevo sottolineare quello che dicevo all'inizio, cioè che questa risposta non è una risposta che in maniera estemporanea ci diamo oggi. Certo, ARPA tra poco illustrerà qual è questa risposta di oggi, con dovizia evidentemente di particolari, però questa risposta sta all'interno di un modello concettuale che qui vedete in qualche maniera riassunto, perché ovviamente lo stato, cioè la risposta, che
stiamo cercando, dipende dalle attività dell'uomo, no? Quelle che sono le attività che possono essere, non so, di vario genere, l'agricoltura che evidentemente rilascia delle sostanze nel terreno che poi vengono portate, il sistema di fognatura e depurazione, il traffico navale, ci sono 1000 attività antropiche che evidentemente hanno in qualche maniera un impatto sullo Stato, generano quelle che in gergo tecnico vengono chiamate delle pressioni, no? Cioè se non ci fosse l'uomo lo Stato sarebbe, sarebbe perfetto, no, anche se ci fosse un alieno che si dovesse porre la domanda, la risposta sarebbe lo Stato è perfetto. Purtroppo non è così. Quello che è, diciamo, interessante è capire che a fronte di questa risposta c'è comunque un meccanismo in atto che attraverso quella che in effetti è la politica, no? Il quadrato verde in alto rappresenta un po' le iniziative che possono essere messe in campo, politiche ambientali di varia natura, misure anche operative, interventi veri e propri, ma anche misure a livello di educazione e di cultura, il tema dei rifiuti nel mare, la plastica nel mare, tutta questa serie appunto di misure, di iniziative che devono essere messe in atto, che sono messe in atto costantemente in modo da modificare il comportamento dell'uomo, quindi intervenire su quella parte di sinistra, sulle pressioni, ridurre possibilmente le pressioni e quindi consentire di ottenere uno Stato, che è la famosa nostra risposta, migliore, no? O comunque di mantenerlo se già a dei livelli migliori. Questo meccanismo è in atto da vario genere, deriva da una direttiva comunitaria degli anni 2000, quindi non è da ieri che ci stiamo adoperando per dare la risposta alla famosa domanda, ed è un meccanismo circolare, ogni tot anni si verifica l'efficacia di quelle misure che si sono messe in campo, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, appunto io non risponderò alla domanda, segnalo solo il fatto che probabilmente la risposta che oggi siamo in grado di dare è migliore di quella che avremmo potuto dare alla stessa domanda un po' di anni fa, e mi auguro che questa risposta sia peggiore di quella che potremo dare tra qualche anno, sempre la stessa domanda. Quindi toglierei la suspense e lascerei la parola a Anna Lutman di ARPA che ci dà la risposta oggi a questa domanda. Buongiorno a tutti. Andrò molto veloce con le slide, ne salterò parecchie perché il tempo è tiranno e bisogna fare i conti anche col tempo, non solo con lo stato dell'ambiente. Come sta? Intanto andiamo a vedere i cambiamenti climatici, che effetto fanno sul nostro mare, sulle nostre coste, perché dobbiamo tenerne conto. Il 2022 è stata un'estate caldissima, abbiamo avuto poche piogge e temperature elevate. Vediamo che ci sono state delle zone dove abbiamo perso più del 50% delle piogge. L'unica zona che non ha perso pioggia rispetto al passato, le medie che vediamo sono importanti, degli anni passati, è stata la zona della Carnia. Per il resto, vedete la slide con la sfumatura viola, più è viola, più pioggia abbiamo perso. Cosa ha comportato questo? Ha comportato un problema proprio di siccità. Una siccità che, come potete vedere, da noi è stato molto secco. Anche se è stato secco in tutto il centro-nord in Italia, da noi di più. Questa è la carta dell'indice delle precipitazioni. Quindi l'agricoltura ne ha sofferto e di conseguenza abbiamo anche richiesto forse più risorsa idrica per quello che poi dobbiamo portare anche nei nostri mercati. La temperatura del 2022 è stata paragonabile al famigerato anno 2003. Molti di voi forse nel 2003 non c'erano, io c'ero, è stato un anno caldissimo e quest'anno abbiamo raggiunto il record di temperatura. Lo vedete, il puntino rosso ci dice che la media è stata veramente elevata. Quindi i cambiamenti climatici ci sono in atto e li vediamo nella nostra regione. Non è un problema degli altri, è anche nostro. Purtroppo la nostra regione è perfettamente in linea con i cambiamenti climatici indicati nel resto del mondo. Non va avanti? Ecco. E questo cosa ha comportato? La riga rossa, la curva rossa dice che quest'anno il Mediterraneo ha raggiunto la temperatura più
media ovviamente, più alta degli ultimi 30 anni. Vi faccio anche notare che più alta è la temperatura dell'acqua, più le molecole dell'acqua stessa chiedono spazio e aumenta il volume, che non dipende solo dallo scioglimento, l'aumento volume dei ghiacciai, ma anche dall'innalzamento della temperatura del mare. Questa è stata l'anomalia termica del Mediterraneo di agosto, e lo vedete con i vostri occhi, riconoscete l'Italia, quindi un mare Mediterraneo molto caldo rispetto al passato. Questo è il livello di alzamento del medio mare di Trieste. Aumenta di 1,3 mm all'anno. Questo cosa comporta? Comporta degli effetti sull'ambiente, non solo un fastidio per l'uomo quando si allaga a Piazza Unità, ma avremo difficoltà a gestire gli scarichi a mare perché ovviamente i livelli idraulici si invertono, abbiamo un maggior cuneo salineo che sale, quindi le acque dolci della terra verranno in qualche modo soppiantate dall'acqua salata che sale dal mare e avremo anche una maggior corrosione delle coste. Questa è una foto che mi piaceva portare, questo è Grado, che ha avuto lo stesso, e ha lo stesso problema di Trieste, dell'acqua alta, ed è una foto particolare perché si vede che insomma, a Grado anche il problema dell'alzamento della linea medio-mare è importante. Ci sono, non so se lo sapete, varie opzioni che il mondo sta chiedendo agli Stati e in funzione degli scenari che il mondo deciderà di intraprendere, il livello medio mare si potrà alzare da 30 centimetri a 90 nel 2100. È l'uomo che decide con le sue azioni quali saranno i risultati finali. Questo mi interessa portarvelo perché io non ci sarò, ma voi siete le generazioni future, forse anche voi non ci sarete, ma i vostri figli probabilmente sì, ed è importante che sappiate che le nostre azioni risponderanno di come si muoverà anche il nostro mare, quello che state vedendo qua. Torno indietro, scusate. Questo che vi ho fatto vedere è quello che noi misuriamo come agenzia e quello le evidenze che vediamo come effetti, come andamento degli cambiamenti climatici. Noi abbiamo questo compito e misuriamo le temperature e le linee medio mare. Adesso vediamo, a fronte di tutti questi cambiamenti, qual è lo stato del mare. Lo facciamo facendo dei monitoraggi con dei progetti europei, vi faccio vedere i nostri numeri, noi siamo fuori 3 volte al giorno, cioè abbiamo 3 squadre, spesso 647 sono le uscite che facciamo all'anno, sono 200 giorni lavorativi, siamo presenti per verificare come sta il nostro mare, questi sono tutti i punti di monitoraggio che giornalmente praticamente seguiamo, questi sono i progetti europei che noi seguiamo per avere più conoscenze che ci permettano di capire anche come sta il nostro mare. Segnalo soprattutto il primo progetto, gli altri sono interessatissimi anche, ma il tempo non mi permette, Sunscape, siamo l'unica agenzia che misura il rumore del mare. Perché è importante il rumore del mare? Perché i pesci non hanno come noi gli occhi, loro utilizzano l'udito per muoversi nel mare e quando c'è tanto rumore, come quando noi ci muoviamo nella nebbia e quindi perdono i riferimenti perché il rumore gli fa proprio perdere la loro vista e quindi è importante, è l'unica agenzia che ha iniziato questo percorso, siamo stati i primi, adesso le altre agenzie stanno imparando dalle nostre esperienze. Facciamo anche un bollettino, l'obiettivo che ci permette di capire lo stato oceanografico del mare con pochi parametri fondamentali, non sempre bisogna fare parametri incredibili e arrivare a altissime tecnologie chimiche. E grazie a questo, un parametro banale, la salinità, che cosa abbiamo visto quest'estate? Quest'estate abbiamo visto prima elevate temperature dell'acqua, ma anche un'elevata salinità. Allora la domanda è, come mai se si alza il livello medio mare aumenta la salinità? La siccità ha portato poca acqua dolce nel nostro mare e questo ha comportato l'aumento della salinità. Abbiamo visto le meduse, abbiamo avuto anche
concentrazione importante di noce di mare. L'intervento di prima, il granchio blu, la noce di mare. La noce di mare è una specie aliena, la troviamo ormai da tanti anni e ha un problema, mangia tutto quello che trova e spesso le nursery, e quindi i nostri pescatori poi non trovano, no, pesce o molluschi perché vengono mangiate proprio le nursery. E poi un'altra peculiarità che iniziamo a vedere, vi ricordate a luglio in pieno incendio, perché noi siamo stati impegnati anche negli incendi del Carso, avevamo il mare marron scuro, lignano, quindi siamo andati anche lì a campionare ed è emerso che ci sono delle alghe nuove che stanno ogni tanto impattando nel mare, non erano tossiche, ma di fatto ci davano il colore marrone scuro. Le direttive le saltiamo, vi faccio vedere, facciamo questi punti di balneazione, quindi l'Agenzia per supporto alla sanità fa le verifiche della balneazione. Quest'anno non abbiamo avuto nessuna criticità in tutti i punti che vi faccio vedere. Controlliamo anche una microalga, l'Ostreopsi ovata, che è un'alga che non so se vi ricordate in Liguria aveva avuto dei problemi negli anni 90, aveva avuto tossicità sull'uomo. Non abbiamo rilevato criticità dal punto di vista per l'alga. Facciamo anche controlli per le attività produttive, prima parlavano noi pescatori, noi siamo quelli che verifichiamo che l'acqua sia idonea per allevare i molluschi. E poi abbiamo due direttive importanti, la direttiva di Marine Strategy, abbiamo parlato già del rumore, e la direttiva di cui parlava prima il dottor De Alti, dove facciamo dei monitoraggi molto serrati e cerchiamo di andare velocemente come sta a livello di monitoraggio previsto dalle normative europee. Abbiamo un buono stato ecologico, elevato in Friuli Venezia Giulia, il nostro golfo ha un elevato stato ecologico, è un golfo resiliente dal punto di vista ecologico e questo è il nostro punto di partenza che non dobbiamo perdere. Perché la figura, scusate, che vedete riguarda anche il Veneto, non solo il Friuli Venezia Giulia, noi facciamo parte di un distretto che interessa anche il Veneto. Chimicamente il nostro mare per l'Europa è in stato non buono, anche quello del Veneto, tutto il distretto. Volevo premettere velocemente una cosa, le normative ambientali sono molto restrittive, quindi le sostanze che noi andiamo a cercare sono veramente a livello della molecola, non sono problemi sanitari. L'ambiente è molto più restrittivo con le norme rispetto alla sanità, perché l'ambiente cerca di capire quali sono le sostanze a livello proprio base, strumentale, come un microscopio grandissimo per capire se si trovano delle sostanze. La sanità invece si muove su quanto un uomo riesce a sopportare, quindi non sono parametri che preoccupano la salute. Quali sono i parametri chimici che ci danno più problemi? I parametri chimici che ci danno più problemi arrivano dalla terra. Uno è il mercurio, nella nostra regione è noto, mentre Cristoforo Colombo scopriva l'America, noi scoprivamo la miniera di Idria, che adesso è in Slovenia, all'epoca non era in Slovenia ovviamente, e la iniziavamo a coltivare. L'abbiamo coltivata per 500 anni, adesso è stata chiusa, tra l'altro neanche tantissimi anni fa. Io ero viva, vabbè, sono giovanissima, quindi l'altro ieri, e vediamo il mercurio dell'attività della miniera, mercurio che troveremo chissà per quanti altri secoli, però il nostro ambiente si è abituato. Gli altri è un mercurio tra l'altro inerte dal punto di vista chimico, non è un mercurio facilmente biodisponibile, quindi è un mercurio diciamo che non reagisce nel nostro golfo. Gli altri elementi che troviamo principalmente sono i bromi di fenileteri, che sono i ritardanti in fiamma, probabilmente queste sedie qua ce li hanno, e quindi l'inquinamento arriva da terra. È una sostanza ubiquitaria, adesso ovviamente il mondo cercherà di cambiare sostanze perché vengono rilevate. Allora a questo punto, in questo grande sistema, io vi lascio con l'ultima slide perché l'ARPA ha partecipato anche poco tempo fa qua a Trieste ad un progetto che si chiamava Mare, con delle piccole buone pratiche, perché questi sono i grandi sistemi, quindi il mercurio dobbiamo risolverlo a grandi sistemi, ormai la miniera è chiusa, i bromi di fenileteri, i grandi sistemi decideranno di usare altre molecole per avere questi ritardanti in fiamma che impediscono che il fuoco si sviluppi, ci dà il tempo per salvarci.
Questo perché l'uomo deve anche difendersi, non sempre la sicurezza combacia con lo Stato, con la preservazione dell'ambiente. E vi lascio con queste piccole buone pratiche, perché noi abbiamo visto che l'inquinamento chimico arriva da terra e noi terrestri dobbiamo fare la nostra parte. Quindi quando andiamo in spiaggia facciamo la raccolta differenziata, perché anche noi, ribadisco, possiamo fare la nostra parte, non buttiamo i sacchetti di plastica in mare. Dopo aver fatto il bagno, quando andiamo sotto le docce, non mettiamoci lo shampoo, perché tutto quello che usiamo poi finisce in mare e chimicamente poi il mare ne soffre. Cerchiamo di evitare di portarci a casa conchiglie, tutto ciò che il mare e le nostre coste depositano naturalmente. Evitiamo i prodotti di plastica monouso, perché ricordatevi che noi monitoriamo anche le microplastiche e le troviamo anche nel Golfo di Trieste, non siamo esenti. I mozziconi di sigaretta, mi raccomando, i rumori, cerchiamo, chi fa a barche, che cerchiamo di non fare troppo rumore coi motori. E poi le creme solari, tra l'altro se leggete le istruzioni, le creme solari c'è scritto di metterle mezz'ora prima dell'esposizione. Questo aiuta a difendere il vostro corpo dai raggi ultravioletti, ma fa sì che la crema non si sciolga subito in acqua e quindi non vada a inquinare l'acqua. E l'ultima cosa, tutto ciò che voi gettate nel vostro lavandino finisce in mare. Tutto, quindi le scatolette di tonno, non buttate l'olio nel lavandino, perché l'olio dà fastidio al depuratore che poi scarica a mare. I farmaci, fate il giusto uso, un uso consapevole dei farmaci. I farmaci passano dritti attraverso i depuratori non nascono, ma nascono per altre specifiche per bloccare il farmaco. Questo mi sembrava opportuno dirlo, mi raccomando, gestite bene gli scarichi di casa vostra, ricordatevi tutto quello che buttate lì finisce direttamente in mare. Io spero di essere stata più veloce così, non riuscivo. Comprensiva e veloce. Grazie davvero a Paolo De Alti e Anna Lutman per averci raccontato come si costruisce la risposta alla domanda come sta il Golfo di Trieste, per averci dato la risposta e per averci anche accompagnato in quello che possiamo fare noi per contribuire a questo stato di qualità ambientale, che è una definizione che trovo bellissima. E in sintesi quello che possiamo dire è che la crisi climatica è qualcosa che dobbiamo imparare a vedere al presente e non solo al futuro, è vicina e non solo lontana. Ed è anche il tema della prossima e ultima conversazione di questa mattina. Io vi lascio in buone mani, vi affido a Gian Antonio Stella e il tema sarà proprio ambiente, potevamo pensarci prima. Quindi buon proseguimento e grazie ancora a voi.
Ci siamo? Buongiorno a tutti. Si sente? Sì, no, sì. Eccoci qua. Allora, buongiorno a tutti, scusate il ritardo, non è del tutto colpa mia, perché sono andati un po' lunghi, come capita in queste occasioni anche da altri, ma non c'è problema. Allora, un giorno di gennaio del 1992, raccontò allora il National Geographic, una nave da carico partita da Hong Kong e diretta dalle parti di Seattle, nell'estremo nord-ovest degli Stati Uniti, durante una tempesta perse il carico, tra cui un container pieno di 19.000 paperelle, ippopotami, tigri, giaguari, eccetera, eccetera, di plastica che restarono per anni in giro per gli oceani, no? Ed è stato un evento particolarmente importante perché gli oceanografi cominciarono a studiare queste paperelle, perché erano soprattutto delle paperelle gialle, che giravano intorno al mondo e riuscirono a dimostrare, grazie a questo evento, che bastavano 2 anni e mezzo soltanto, perché delle paperelle galleggianti per bambini perse nel mare facessero l'intero giro del pianeta. Ora, se voi pensate che i viaggi di Marco Polo insomma, erano eventi, o di Giovanni da Pian del Carpine o altri viaggiatori del passato, richiedevano davvero anni, questo vi dà l'idea di come l'acqua sia un formidabile diffusore di cose, anche di rottami, anche di veleni. Ed è questo il punto, che le nostre acque, i nostri oceani sono pieni, strapieni di veleni. Veleni che sono stati anche, come dire, buttati dall'uomo non solo con stupidità abissale, che mai l'uomo avrebbe potuto permettersi, ma anche volontariamente con atti criminali. Racconta ad esempio un magistrato calabrese che l'ignoranza suicida di quelle belve che espongono al cancro le mogli, le fidanzate, i genitori, i figli, stupirono gli stessi investigatori. Abbiamo intercettazioni dai contorni assurdi, racconta il comandante, l'allora comandante delle forestali Sergio Costa, che poi, come sapete, farà una grande carriera nel mondo ambientale. Racconta ad esempio che un boss dei casalesi, cioè di Casal di Principe, la zona più infettata dalla camorra di residui tossici
portati giù purtroppo anche dal Veneto, dalla Lombardia, dal Friuli Venezia Giulia, dall'Emilia Romagna, dal nord in generale. Molti di quei rifiuti sono finiti, come sicuramente sapete, nelle piane intorno a Caserta, al punto che la mozzarella casertana, che era un mito dell'Italia appassionata di gastronomia e godereccia, la mozzarella napoletana non dico che sia finita, anzi le auguriamo di rinascere e tornare ai fasti di un tempo, però certo pochi oggi si fidano a mangiare mozzarella casertana e preferiscono magari prendere quella pugliese o quella della zona intorno a Battipaglia. Fatto sta che uno di questi casalesi viene intercettato e c'ha un dubbio e dice al suo compare: stiamo buttando tutta questa monnezza qua sotto, ma torna a noi, siamo noi che dobbiamo berci quest'acqua. E risponde il boss: e che ci importa? Ci beviamo l'acqua minerale, con tutti i soldi che si prendono. Una intercettazione simile viene fatta anche in Calabria, e questo viene fuori da quel lavoro straordinario che fa da tanti anni Legambiente, facendo quei rapporti che sicuramente che potete anche andare a trovare online, sono sempre interessantissimi. Il rapporto è Mare Nostrum, non Nostrum, ma Mare Nostrum, dove si racconta appunto di questa intercettazione in cui questi due trafficanti calabresi, uno dice all'altro: basta essere furbi e aspettare le giornate di mare giusto, chi vuoi che se ne accorga? E l'altro risponde: ma che sarà del mare se l'ammorbiamo, cioè se lo avveleniamo, se lo rendiamo impossibile da frequentare, tossico, velenoso? E l'altro risponde: ma sai quanto ce ne fottiamo do mare? Pensa ai soldi, che il mare coi soldi ce l'andiamo a fare da un'altra parte, ai Caraibi, ai Caraibi. Questo andazzo è andato avanti per troppo tempo. Basti dire che, secondo gli inquirenti e secondo poi i rapporti che sono stati fatti, dal 1995 al 2000 sono scomparsi nei mari del mondo ben 637 navi, di cui 52 nel Mediterraneo, il Mare Nostrum, il nostro mare. Navi che in realtà, secondo Legambiente, sarebbero anche di più, 88 fino al 2000 e poi ancora a decine. E anzi, c'è il dubbio che ancora oggi navi che affondano così, senza che nessuno dia l'allarme, senza che nessuno lanci l'SOS, coi marinai che chissà come si salvano tutti, perché una volta passa una barca, una volta ne passa un'altra, probabilmente di amici degli amici. Fatto sta che queste navi sono andate giù stracariche di materiale tossico e nessuno ne ha più saputo niente. Ora, perché partiamo dalle paperelle e dai rifiuti tossici? Perché oggi i nostri mari purtroppo sono pieni di rifiuti tossici. Il nostro mare è cambiato il mar Mediterraneo, è cambiato il mare intorno all'Italia. Vorrei solo ricordare che secondo l'ultimo rapporto di Mare Nostrum, sempre Legambiente, la classifica del mare più inquinati oggi in Italia sono al primo posto in assoluto la Campania,
dove sono stati denunciati il 18%, 1 su 5, dei reati, degli illeciti penali e amministrativi commessi contro il mare, segue il Lazio, poi l'Abruzzo e, a vostra consolazione, ultimo è il Friuli Venezia Giulia. È una piccola soddisfazione che però, insomma, rispetto agli altri segnala la vostra regione come una punta d'eccellenza delle cose che funzionano meglio, ecco, funzionano meglio. Ma questo è un disastro. Vorrei ricordare che le 4 regioni più toccate dalla malavita di tipo mafioso, e cioè Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, fanno insieme il 27% degli abitanti, però subiscono oltre il 41% di tutte le aggressioni all'acqua e al mare di cui siamo riusciti ad accertare voglio dire, un po' tutto nel 2021. Questo è l'ultimissimo rapporto che vi cito. Vi cito un solo caso e poi chiudo. Un caso successo diversi anni fa a largo di Capo Spartivento, vicino a Reggio Calabria. Era il 21 settembre 1987, ma voglio dire, non pensiate che sia una data lontana, perché quei veleni, se va bene, perché poi bisogna vedere alla lunga quando le botti o addirittura usavano non solo questi enormi bidoni carichi di immondizia velenosa, ma anche addirittura su questa nave qua per 3 mesi lavorarono a costruire degli enormi banconi, chiamiamoli così, meglio bancali di cemento armato, e non si è capito bene perché. Qualcuno ha ipotizzato che questa nave, che si chiamava Rigel, fosse stata riempita di cemento armato, di blocchi di cemento armato, perché affondasse in fretta. In realtà sarebbe affondata in fretta in ogni caso, ma quel cemento armato conteneva molto probabilmente dei rifiuti nucleari. E questo crea un problema ulteriore, perché voi sapete che lo smaltimento di un rifiuto nucleare può durare decenni, anzi, diciamo la verità che il cemento dura molto meno di quanto pensavamo. Io ho la fortuna di essere amico di Renzo Piano, e Renzo Piano stesso, lui che viene considerato forse il più grande architetto del pianeta, dice: ti assicuro che quando mettevamo giù il cemento armato eravamo convinti tutti che fosse eterno. Si è scoperto poi, e l'avete scoperto anche voi guardando, ad esempio, faccio un esempio, il crollo del Ponte Morandi a Genova, si è scoperto poi che il cemento armato non solo non è eterno, ma se è stato costruito con cemento di merda, scusate la parolaccia, ma ci capiamo, se è stato costruito con cemento orrendo e con tondini di ferro troppo piccoli o fatti di acciaio, ancora questo, voglio dire, pessimo, può consumarsi molto prima. Per cui, diciamo la verità, la nostra sorte e quella delle nostre acque è una sorte da quale dobbiamo stare. Insomma, abbiamo buone ragioni per essere preoccupati. Ma io vorrei, dopo essere partiti da qua, vorrei che, se avete delle domande da fare, parliamo un po' di tutto,
posso darvi dei dati anche molto recenti su qual è la situazione. Io sono qui apposta, mi sono andato a ripassare tutta una serie di cose. Per esempio, finora abbiamo parlato del petrolio, eccetera. Prego, c'è uno, prego. Non so se ci sia, una volta le vallette diventavano ministre, adesso non succede più, per cui facciamo fatica a trovare qualcuno che giri col microfono. Però c'è, non c'è? Vuoi venire qua? Prego. Ciao, te ne prendi uno, prendine uno poi ti collegano. Prendi un microfono qualunque, prego, prego. Se vuoi anche sederti, siediti. Ciao a tutti, piacere, mi sentite? Allora, io volevo chiederle, per informazione mia, dato che è uno degli aspetti che più mi colpisce, a me come studente, ma penso anche a molti altri giornalmente, volevo chiedere tutti i libri scolastici, quindi la carta molto spesso plastificata, che viene utilizzata spesso per libri che poi dopo poco tempo vengono rimpiazzati con delle copie praticamente identiche. Ecco. Ritoccate a volte in modo omeopatico. Ho un esempio molto carino, mi pare in seconda superiore, ho cambiato, io vado in quarta adesso al liceo Nordio, artistico, e in seconda abbiamo cambiato il libro di matematica, che dai colori della matematica è passato alla matematica a colori, uguale, la copertina diversa, però hanno dovuto ristampare completamente tutti i libri. Io volevo capire, questi libri che sono stati rimpiazzati, che fine fanno? Perché io a casa ho non so quante pile di libri che o rivendo a un quinto del prezzo se riesco a trovare qualcuno che li compra, oppure li butto via in qualche modo. Però stiamo parlando veramente di parecchia carta che ogni anno viene sprecata. Sono totalmente d'accordo, ti do del tu, posso? Sì, certo, sono totalmente d'accordo con te. È un tema che è stato più volte sollevato e come è stato spiegato che è vero che c'è il lavoro dei professori che deve essere giustamente ripagato. Cioè una persona che si mette là e scrive un libro cercando di farlo meglio che può per i propri studenti, non è pensabile che poi lo distribuisca gratis, perché non puoi chiedere a una persona che ci mette del lavoro che magari dura mesi, anni di ricerca, eccetera. Non puoi chiedere. Però voglio dire, c'è modo e modo di, adesso le tecnologie offrono una varietà enorme, certo. Puoi fare anche dei libri che, non so, che scadono e va benissimo, ma in ogni caso il solo risparmiare carta andando a poter distribuire questi libri che sarebbero poi aggiornati dallo stesso docente che ha scritto il libro, e quindi voglio dire, lui stesso poi andrebbe eventualmente a prendere i frutti del ritocco, ma un conto è prendere un ritocco di buonsenso, no, nei libri, un conto è rifare un libro con poche pagine diverse da prima e chiedere che poi tutta la scuola o tutte le classi cambino libro per avere la versione nuova. Questo qui è un punto da risolvere, è uno però dei tanti punti in cui il riciclaggio ha fatto anche dei passi avanti, sia chiaro. Ci sono paesi in cui l'uso del digitale è molto più avanzato che da noi. Mettevo i brividi qualche giorno fa un'intervista a Colao, il ministro per l'innovazione tecnologica, che è stato il direttore mondiale di Vodafone, per cui è uno che ci capisce, non è uno sceso dalla luna, che spiegava come gli italiani abbiano un uso quasi ipnotico e ossessivo, compulsivo per l'iPhone
o per l'iPad, eccetera. Però in realtà siano pochissimi quelli che entrano in un computer per fare una ricerca. Non so, lui faceva l'esempio, mi pare che facesse proprio quello di Wikipedia, dimostrando come la ricerca a fini scolastici, a fini di crescita personale, di cultura personale, con tutti gli strumenti che ci sono, e sono meravigliosi, meravigliosi. Faccio un esempio sciocco, ma per capirci. Ho fatto un libro qualche anno fa sulla storia di un grandissimo italiano, Cristiano Lobbia, che era un garibaldino che fu il primo a denunciare in Parlamento a Firenze una corruzione enorme, quella che riguardava la Regia Tabacchi, che sarebbero i monopoli dello Stato di allora. E ho trovato addirittura in una biblioteca, non mi ricordo se era del Nebraska o dell'Arkansas, il libricino che era stato fatto dal magistrato colpevole della macchinazione, che era un personaggio orrendo, quando si era insediato come magistrato a Bologna. Una cosa che una volta avresti perso, che ne so, anni a cercare quel documento, adesso si trova. Eppure l'uso delle tecnologie, purtroppo, nella scuola è ancora molto in ritardo. Non voglio dire con questo che ringrazio il Covid che ha costretto a fare le lezioni online, però neanche questa esperienza traumatizzante, e Dio non ce la tolga di mezzo, non ce la faccia vivere più, è servita a sbloccare su questo punto, compreso quello dei libri scolastici. Hai ragione. Chiaro, grazie mille. C'è qualcun altro? Se vuoi restare qua si discute insieme. C'è qualcun altro? Prego. Vieni. Prego. Si possono collegare più persone? Sì, chiedo lì, che ormai si passano poi il microfono. Prego, vai. Volevo chiederle principalmente lei cosa pensa riguardo il continuo utilizzo della plastica anche nelle scuole, magari per ragazzi più piccoli come nelle mense, oppure come materiale utilizzato per gran parte delle attività che noi svolgiamo, e che materiale si potrebbe usare e che potesse durare ancora di più. Beh, questo è un altro tema interessantissimo. Intanto perché questo tipo di materiale in genere arriva dalla Cina, e la Cina nell'anno scorso, cito un rapporto pubblicato dal WWF, anzi proprio il rapporto del 2022 del WWF, spiega come una larghissima parte delle violazioni, diciamo così, di leggi sul mare, sull'acqua, venga fatta davvero in Cina. Io stesso, faccio un esempio più banale, ho regalato a una mia nipotina un unicorno gonfiabile da portare in spiaggia, e poi mi ha scritto Amazon dicendo che gli risultava che avevo preso questo unicorno gonfiabile da spiaggia, un salvagente, e che dovevo distruggerlo perché purtroppo abbiamo scoperto che era assolutamente incompatibile con la nostra vita di tutti i giorni, cioè quell'oggetto lì conteneva dei veleni. Per cui tutto un tema che è interessantissimo, e io credo che su queste cose qua le stesse scuole immagino che facciano dei ragionamenti, che
che studino come affrontare questi problemi, perché sono problemi effettivamente molto gravi. Quanto all'inquinamento proprio della plastica, volevo leggerti, perché meglio di me, voglio dire, si spiegano certi studi internazionali. Allora, questo qui è uno studio pubblicato da eticasgr.com e vi si dice, citando studi internazionali, eccolo qua, che ci sono nel mondo sostanzialmente 5 plastic island. 5 plastic island, cioè 5 immense isole di plastica che si è via via nel tempo come dire, agglomata, non so come dire, che fluttuano nel Pacifico. Sono due nel Pacifico, 2 nell'Atlantico, una nell'Oceano Indiano. E voi direte, meno male, Mediterraneo no. Sì e no, nel senso che, spiega appunto questo studio, nel Mediterraneo non esistono vere e proprie isole di plastica, ma la situazione non è affatto rosea. Il nostro mare è la 6ª grande zona per inquinamento da plastica al mondo. I numeri descrivono una vera emergenza. La plastica rappresenta il 95% dei rifiuti nel Mediterraneo e proviene principalmente da Turchia, da Spagna, Egitto, Francia e Italia. Anche noi siamo colpevoli di queste cose qua. Mi dispiace poi che non tutti seguano almeno questi dati, perché sono cose che poi riguardano la nostra vita quotidiana, Spiega che nel complesso l'Europa, secondo maggiore produttore di plastica al mondo dopo la Cina, riversa in mare ogni anno fra le 150 e le 500.000 tonnellate di macroplastiche e fra le 70 e le 130.000 tonnellate di microplastiche. Il Mar Mediterraneo rappresenta l'1% delle acque del mondo, pochissimo, Ma scusi, una frazione. Io anche guardando... Posso finire solo questo? L'1% delle acque del mondo, ma contiene il 7% delle microplastiche marine a livello mondiale. Prego. Ma le plastiche anche presenti nel mare so che provocano anche danni agli animali che ci ritroviamo nel mare. Lì su quello ci sono dei dati. Allora, io credo che i dati siano importanti e io posso scrivere, quando scrivo metto più dati possibile, proprio perché è importante conoscere i dati, perché ti danno l'idea di cosa succede. Però i dati vanno anche presi con le pinze, perché se tu mi dici che muore 1,5 milioni di animali l'anno per le plastiche che ingoiano, io come faccio a fidarmi? Da dove arriva il dato? Qual è? Parliamo di formiche, parliamo di, che ne so, di alghe marine o di perché non è facile, ma sono sicuro che siano una quantità enorme, questo sì, anche perché sarebbero in distribuzione nel mondo, se ho capito bene. Allora, il Tirreno, ad esempio, sarebbero in giro per il mondo circa 8 miliardi di tonnellate di plastica presente nei mari e oceani della Terra, ma questi 8 miliardi sarebbero il doppio del peso totale degli animali terrestri e marini. Ecco, questo dato qua è un dato che ti toglie il fiato. Dice, santo Dio, ma dove sto crescendo, dove stiamo crescendo i nostri figli e i nostri nipoti? Perché sono andati. Il Tirreno, prendiamo un pezzo
dei nostri mari. Il Tirreno raggiunge un triste primato. Nelle sue acque si trova la più alta concentrazione di microplastiche mai misurata nelle profondità di un ambiente marino. 1,9 milioni di frammenti per metro quadrato. Questo sì ci credo che l'abbiamo misurato, perché riescono a fare queste cose. Magari poi stabilire quanti sono gli animali del mondo è più complicato, ma questa roba qua, di prendere un metro quadrato di acqua e vedere quanta cacca c'è dentro, quanti veleni, quante microplastiche ci sono dentro, questo credo che si possa fare. Ed è una cosa che davvero toglie il fiato. Ci sono altri che hanno... Posso avanzare un'altra domanda che magari può interessare soprattutto in questo periodo? E io volevo chiedere, dal suo punto di vista, ne parlo appunto perché in questo periodo soprattutto... Come? Prego, prego. Sì, no, dicevo, in questo periodo se ne è parlato spesso anche in Parlamento, appunto perché è arrivata. Ma secondo lei l'utilizzo, quindi il... Guardate, c'è un brusio che impedisce anche a lui di essere sentito. Magari non mi interessa sentire me, ma almeno sentire lui. Penso che che potrebbe cose, interessare a molti. Grande in realtà, popolarità. Se questo brusio fastidiosissimo si placasse un po', se l'onda si abbassasse, per usare il termine marino, prego. Io volevo chiedere, nel caso in cui ci fosse qui in Italia un reintegro della pianta, una pianta straordinaria secondo me, che è la canapa, non inteso per il suo principio attivo stupefacente, ma inteso proprio nell'ambito produttivo, carta, tessuti, queste cose qua. Secondo lei questo dato, che potrebbe appunto rientrare in Italia come era un po' di tempo fa, e aiuterebbe, se sì, quanto questo? Questo sinceramente non lo so. Non lo so. Certo, l'uso di prodotti naturali è ovvio che è sempre più importante che non quello di carboni fossili piuttosto che di altre sostanze velenose, però quantificare queste cose non ho trovato dati su questo, immagino sia anche un settore un po', però senza avere... Una cosa che forse non tutti hanno chiaro è che anche i cambiamenti climatici, che sono dovuti sostanzialmente anche a come è stato trattato l'oceano, come è stata trattata l'acqua nel nostro piccolo pianeta, perché è quella poi, no? Sapete per esempio i danni che riesce a fare il Niño o che riesce a fare la Niña, che sono due fenomeni diversi, sull'oceano Pacifico, dalle parti del Perù e dell'America settentrionale, sono danni enormi che si ripercuotono anche qua, fino alle terre nostre. Beh, questi danni qua non causano soltanto dei fenomeni disastrosi che avvengono, ma spingono anche una cosa che viene sempre sottovalutata. Cioè, se nel giro di 40 anni, era scritto un grandissimo giornalista del New York Times, il grande lago salato che viene studiato a scuola, si studia sempre meno purtroppo la geografia, però il grande lago salato, sapete tutti, era una cosa proprio grande là. È stata alle parti di Salt Lake City, che prende il nome proprio dal grande lago salato. Beh, nel giro di 40 anni si è ridotto di 2/3. In 40 anni, in soli 40 anni. Immaginate cosa può succedere. Avete visto quest'estate il disastro sul Po, con la siccità che c'è stata, che ha angosciato tutti gli agricoltori e ha fatto partire i prezzi di tutti i prodotti agricoli
prodotti in Italia. Immaginate cosa può succedere intorno a, che ne so, al lago Chad. Il lago Chad in questo momento, nel centro dell'Africa, in questo momento ha 22 milioni di italiani, di abitanti, che insistono, come si dice, insomma, che vivono intorno a quel lago e dell'economia di quel lago. Ma quel lago lì una volta era il più grande lago africano e mano a mano si è ridotto nel giro di pochi millenni, con una accelerazione spaventosa negli ultimi decenni, si è ridotto sempre di più, al punto che quei 22 milioni di persone dove andranno? Saranno tutte spinte a scappare dal lago Chad. Questo è il nodo, perché se il lago Chad mi assume le dimensioni, che ne so, del lago di Garda, e mi pare che oggi sia a quel punto addirittura sotto, no? 22 milioni di persone che stanno intorno non ci possono vivere, devono andarsene. Dove vanno? Cercheranno di venire nei posti più a portata di mano per salvarsi la vita, cioè in Europa. Se poi considerate che un rapporto ONU dice che un africano che viene in Italia moltiplica mediamente, mi pare di 41 volte il proprio reddito, mediamente di 41 volte il proprio reddito, è chiaro che ogni peggioramento del clima mondiale, e soprattutto nelle aree asiatiche e nelle aree sudamericane e nelle aree africane, spingerà più gente a venire via. Per cui non è solo per salvare, come dire, i nostri pomodori o i nostri meloni o le nostre angurie che vale la pena di proteggere il mondo in cui viviamo, ma anche per poter consentire agli altri di restare a casa loro in modo di vivere in modo dignitoso, senza trovarci alle prese con delle spinte come quelle che sono in corso, che poi vengono cavalcate da qualche fanatico per sollevare odio all'interno della comunità. Quindi è un tema che tocca un sacco di altre cose. Ultima domanda. Noi che prima o poi dovremmo continuare a votare, quest'anno per noi è stata la prima volta, ma il nucleare è una fonte di energia che a noi conviene essere favorevoli oppure no? Allora, l'Italia ha votato contro il nucleare in massa. Molti di quelli che votarono allora dopo il nucleare, perché il referendum fu fatto a ridosso di quella che è passata la storia come il più grande spavento preso dal mondo intero, cioè l'esplosione della centrale di Chernobyl, che spinse centinaia di migliaia di persone ad andarsene, a diventare profughi in terra straniera, e spaventò il mondo intero, perché io ricordo che per esempio noi che siamo lontani, però non troppo, non abbastanza, da Chernobyl, i più vecchi se la ricorderanno tutto, non si poteva più mangiare neanche il basilico, quindi bisognava fare il pesto alla genovese senza basilico, perché non ci potevamo fidare di prendere il basilico toccato a Chernobyl. Se volete me ne vado subito, però, prego. Quindi Pronto? voglio finire un attimo con lui. Nonostante questo, un grande intellettuale italiano di sinistra, quindi nessuno se lo sarebbe aspettato in altri momenti, come Alberto Asor Rosa, professore di filosofia, arrivò a scrivere, me lo ricordo bene, una quindicina di anni fa, che piuttosto che certe porcherie
che si possono fare con le rinnovabili, quasi quasi lui sperava che fosse inventato finalmente, che si arrivasse finalmente a un nucleare pulito che gira e rigira potrebbe essere la soluzione. Voglio dire che su questo tema non solo non ho la risposta io da dare a te, ma non ce l'hanno neanche quelli che sono più intelligenti, più colti e più saggi di me. Grazie. Avrei una domanda per lei. Se secondo lei le vernici utilizzate per lo scafo delle navi vengono... cioè l'ambiente marino viene inquinato dalle vernici utilizzate per lo scafo delle navi? Ma credo che le vernici a quel punto siano davvero un problema minore per quanto riguarda le barche affondate apposta. Se invece il discorso è che tutte le navi che vengono affondate nei dintorni, soprattutto nei dintorni di Lampedusa, perché quando arriva, all'inizio avevano cercato di ammucchiarle tutto, io ricordo che a Lampedusa c'ero stato negli anni in cui arrivava un barcone, 2, 3, 10 barconi a notte in certi anni, le navi non sapevano dove metterle perché per i magistrati erano comunque, dovevano essere tenute come prova del reato, eccetera. A un certo momento gli stessi magistrati lasciarono perdere perché si erano ammucchiate tante, ma tante di quelle navi intorno a Lampedusa e le affondarono. Affondandole, parliamoci chiaro, fecero una scelta da alcuni punti di vista inevitabile e forse anche saggia, però dal punto di vista dell'inquinamento hanno sicuramente aggiunto all'inquinamento che già c'era nel mare l'inquinamento di queste navi affondate, molte delle quali probabilmente erano state dipinte con vernici ad altissimo contenuto tossico, quelle vernici che oggi non vengono più usate. Ok, grazie. Non so se era questa. Sì, sì. Perfetto. C'è qualcuno nell'organizzazione? Che faccio? Vado avanti. Se qualcuno fa delle domande io vado avanti. Se qualcuno ha una fame che lo divora, ovviamente può andarsene a mangiare qualcosa, ma se ci sono domande sono qua. Non ce ne sono altre, non so. Finalmente una docente, mi sbaglio? Ma più che domanda, io la voglio ringraziare, ricordare quando parlavamo che le microplastiche si trovano dappertutto. Noi siamo una scuola che effettivamente parla molto di ecosostenibilità, studia nei vari indirizzi, studia l'utilizzo di nuovi materiali, e una scoperta proprio italiana: si è trovata la microplastica anche nel feto materno, quindi siamo arrivati ormai, credo, al limite della sopportazione. Io sono qua per ringraziarla, ringraziare tutti gli studenti presenti della mia scuola, delle altre, ringraziare i colleghi. Noi abbiamo raggiunto l'orario che avevamo individuato, saremo rimasti... Avete sicuramente ragione voi, non c'è problema. Purtroppo queste cose slittano, siamo rimasti tutti quanti un po' vittime. Avremmo voluto anche continuare sicuramente, però abbiamo pubblicato... Ma non c'è nessun problema, dai. Abbiamo pubblicato un orario e quindi io li ringrazio dell'attenzione perché sono stati bravi, hanno partecipato, e colgo l'occasione per invitarla quando desidera nella nostra aula magna a scuola per incontrare anche gli altri studenti che sono rimasti. Vi lascio il mio numero e Trieste poi vengo sempre volentieri. Così ci impegniamo a continuare questo discorso, dando voce anche a quelle che sono le loro riflessioni e domande, e anche... Ma guardi, ho cominciato a fare l'inviato da queste parti alla fine degli anni 70, anni 80, e quindi è una zona dove torno sempre molto volentieri,
amo Trieste e tornerò volentieri anche da voi. Noi la ringraziamo anche a nome della dirigente. Grazie a voi. E Grazie. di tutti i presenti. Grazie. Buona giornata a tutti, buon pranzo. Arrivederci. Signora, vuoi prendersi...